Attacca la diretta che dobbiamo fare Hahara. Sì, arrivo. Sono in diretta. Cometino, aggiorna. Ce l'abbiamo fatta. Siamo qui. No dai, tre pubblicità. T'aspetto. Allora, bisogna far cagnare. Boia. Cagnare, sì. Ok, allora. Bene, ok, direi che prima di tutto intanto un saluto da Jack Leone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore, e oggi vi tengo per 2 orette per andare avanti con Mass Effect e festeggiare il mega ultra potentissimo compleanno di Comettino Gamer 3000. Sto aspettando che ci sia. Grande, vedi. Grande. Cometino che li salta e risolve i problemi, visto? Lo sapevo io che risolve i problemi, lo so, sei il maestro, sei il guru del risolvere problemi, sei il master of unlocking, come direbbe Jill Valentine, come direbbe Barry su Jill Valentine. Perfetto, allora fammi vedere se ho pubblicato tutto, su YouTube c'è tutto, vengo su... Oh, metti il sound così abbiamo i sound attivi, e oggi sì, si fa cagnara perché... sì, ho l'hai scritto giusto? No, non l'ho scritto giusto, quasi. Abbiamo un buon punto di questa missione di Omega, ma oggi direi che mentre finiamo l'evento, il DLC, che è uno dei 2 DLC che dobbiamo ancora fare, abbiamo anche la festa di Cometino, che è un momento importante. Dunque, oggi è arrivato un bellissimo messaggio per lui, tutto in Veneto, che diceva... questo messaggio qua: buon compleanno, buon vino Cometino, sono proprio contento che te ghè un altro giro del sole, fraden. Oggi te devi fare un bel brindisi che col vin buono come ti se invecchia solo par farse più prezioso, come un amarone che dopo tanti anni diventa da urlo. Ti auguro salute a biseffe, tanti amori che scalda il cuore e soprattutto un sacco di bottiglie stappaie in compagnia, perché il vin senza amici è come una festa senza musica. Se può fare, ma che gusto che è. E ricordate, il vin fa buon sangue, ma cotì è il buon umore, buon compleanno. Brinda forte, spacca sta giornata che i prossimi anni te li porta solo robe buone. E un altro po' di prosecco in frigo. Tanti auguri decore, 100 anni e gli ultimi 50, e li bevremo insieme. Sin, buon vino. Vedi che grande omaggio al mitico Cometino, abbiamo fatto mega festa. Che succede? C'è un benvenuto? Ah no, niente, scusate, pensavo... Ogni tanto mi segna che c'è gente quando non c'è gente nel mio server. Puff, vabbè, ci siamo. Dunque, eccoci qua, ora leggo i messaggi. Messaggi, no, niente. Comunque, capito, festeggiamo e giochiamo. Adesso si gioca. Shepard. No, non devo parlare con lei. Perché penso che avremo poi delle scelte morali a fine. Vediamo cosa sceglieremo. Dovremmo scegliere se diamo ragione a Daria. A Daria o a lei, ma sono tutte e due comunque delle amiche, perciò... Commander. Andiamo, esci dall'area, sì. Prendi una trombetta, fai una bella pettinatura, bussa la maschera in 4 secondi. Sì. Sta cosa non posso negarla. Povera maschera, cosa ti ha fatto di male? Tutte le volte, cosa ti ha fatto di male? Modifica le armi, io ho visto che tanto c'ho già... Potrei anche evitare, metterci questo, potrei anche mettere il danno della pistola, vedi che così va bene. Ci sta. Va bene, ok. Abbiamo i sound attivi, We're arriving at one of the ESO processing plants. It's been powered down, so we'll have to pry open the door. I'll get it. Fatemi scrivere un messaggio, ragazzi. Tanto ciao Ice. And the reactor is beyond that? According to the schematics, I ran Omega. È il momento di fare casino! C-A-S-I? No! Mi dispiace! La faccio! Spirits. Relax. They're all Cerberus. They've been ripped to shreds. I don't like this. Ecco qua il messaggio, messo in evidenza.
E ci siamo, raggiungi le miniere, wow 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 wow. Cosa c'è? Ciao Raffaele, buona giornata, visto il messaggio in evidenza, abbiamo il mega compleanno di Cometino oggi si festeggia l'incredibile evenienza, questa festa incredibile, che se ho capito bene sono 22, no? 22 anni, non 22 giorni, 22 anni, comunque sì. Allora, qui c'è una porta chiusa, ignoro. Siamo verso la parte finale di questo mega DLC di Omega, appunto. E vediamo cosa succede oggi. Sarà molto molto bello. Beato lui. Lo so, 22 anni è una bella età. Allora, sei giovane, hai tutto il tempo del mondo. Salute ai massimi livelli. Grazie. Oh, cuoricini. Grazie di cuore. Ciao. E anche io gli dico beato lui, ma va bene. It's a bloodbath. No, sono tutti morti. Cosa sta succedendo in questo brutto posto? Poi fa molto horror fantascientifico quello di oggi. E tu, Ice, stai bene? Tutto a posto? C'è anche il buon Kevin che ti segue in lurk. Grande Kevin. Perciò ci siamo, direi che ci siamo finalmente oggi. Ci siamo. E vediamo un po' cosa ci trovano qua. Cuoricini, gli occhi, con gli occhi sono cuoricini. sì. Tu Raffaele ieri poi hai visto le partite, io ho guardato un po' la diretta in generale, quindi c'era un po' di tutto, sai come, tranne il Napoli che non ho potuto vederlo, quello purtroppo era su un'altra piattaforma. Ciao Kevin! Grazie Kevin! Come grazie? Sono io che ti ringrazio, mitico Kevin. Comunque sto salutando un po' tutti, ma siamo noi, non è che c'è la lista infinita, C'è uno sviluppatore che ha inserito tutte le persone che gli hanno messo mi piace al suo videogioco, ha aggiunto circa 64.000 nomi nei crediti. Ciao Fabio, come andiamo? Guarda, fra un'afta e l'altra che sto collezionando in bocca è come avere dei fuochi d'artificio all'interno, però abbastanza bene. Ecco qua. Perfetto, comunque non ho potuto vedere. Anch'io ho visto la diretta gol. Anch'io. Alla fine erano tanti bei gol ieri. Ragazzi hanno giocato bene. Un sacco di squadre. Soprattutto chi era il Benfica, no? Cavolo, ha fatto una performance pazzesca. Ieri il Real Madrid è stato proprio sbaragliato e umiliato. Mamma mia che bello. Allora, dunque sono un po' bloccato, ma troverò la strada. È buio. Io col buio, ragazzi, non me la sono mai cavata. Purtroppo ho sempre problemi quando sono le zone buie e non riesco a vedere niente. Forse è giusto. Sono Germano Mosconi. Mitico, lo vuoi sentire? Il nostro Germano nazionale. E come te lo ricordi, Cometino? Fabio è lui, Fabio, come chi è? Non è mica Germano, appunto. Io ho visto la brutta partita della Juve, forse l'unica senza. Sì, era senza gol, perfino io trovo quello che mi ha fatto innervosire che do un pugno che spacco la testa. E lo troverò quel deficiente prima o dopo, Un gol su punizione di Di Marco io non sono interista, un gol su punizione di Di Marco veramente veramente bello, ma soprattutto il gol del portiere del Benfica. Ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? Mi pare che sia, ma lo fa apposta. Sapete, il gol di testa del portiere è stato bellissimo, cioè immaginatevi l'ultimo minuto, cioè nei tempi di recupero, disperati che devono fare il 4-2 per passare. È riuscito, l'ha fatto, è incredibile. È stato bellissimo quel gol. Avevo visto già Provedel con la Lazio che faceva delle cose simili, ma veramente grande spettacolo, quindi bravi. E Mourinho è esploso. Io non ho in simpatia Mourinho, ma bisogna dire che come motivatore sa il fatto suo, non mi ha mai fatto ricredere. Il gol del portiere è bellissimo, di testa, è alto. Ragazzi, a volte fa capire che un giocatore alto, di solito gli attaccanti sono alti 1 metro e un tappo, ma lui è altissimo, ha fatto gol. Era raggiunto prima la palla. Che poi è incredibile, ma non è incredibile, nel senso che non mi sorprende così tanto. Bene, allora ti spiego, Fabio. La volta scorsa abbiamo iniziato un DLC che dovrebbe essere il DLC più lungo del gioco, si chiama Omega, e oggi cerchiamo di finirlo. Devo finirlo oggi, così poi passiamo all'ultimo DLC e poi le ultime missioni di trama. È vero, nella stessa giornata in cui Provedel si è di testa l'ho fatto anche Alisson del Liverpool. È vero. E beh, anche Alisson, bravissimo anche lui. The elevator to the mines is through that door. It's deactivated.
Kevin, non ti ricorda Dead Space? Lo chiedo anche a Maniac Zombie, che anche lui avrà sicuramente giocato in Dead Space. Questa sensazione che qualcosa è andato male, tutti morti su una nave, insomma, è molto molto interessante, molto molto interessante. Un ordine, finire verrà sigillato. Trovi tutti... E poi anche Doom 3, volendo anche Doom 3, che Doom 3 aveva una struttura simile. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo. Sì. Purtroppo il vero angolo lavora tante ore, quindi è un po' che non riesce a passare, però sì, certo, sci-fi con retrogusto claustrofobico, esatto, io poi già ci vedo poco col buio. Ultimamente trovo solo giochi che mi mettono fasi al buio. Va bene. Ciao Leonardo, buon pomeriggio. Leonardo, guarda il messaggio in evidenza, guarda chi compie gli anni oggi. Leonardo, guarda chi compie gli anni oggi. Buon moderatore come Tino. Vedi che oggi è trattato coi guanti, Guanti, buon come Tino. Sono contento perché è un bravo ragazzo e si merita di festeggiare. Don't kid yourself. I've seen one of those things take down a squad of soldiers. Qui abbiamo la scelta, o vai di qua o vai di qua. Di qua non c'è niente, quindi no, c'è qualcosa, crediti. Ma sono sempre soldi, male non fanno. Cavolo, piacerebbe a me trovare i soldi per strada. Cioè, trovate 1500 euro per strada, tieni, li prendo, No, beh, non potrei, cioè, oddio, dipende dalla situazione. Se trovi un portafoglio devi consegnarlo, chiaramente, ma se fossero così messi lì, i centoni, non penso proprio che sarei il primo a notarli, ma e quelli di The Mask, è sempre The Mask, lui è fissatissimo, come Tino è fissatissimo con The Mask, mi ha messo, perché sono io che ho accettato un sacco di sound provenienti da The Mask. Abbiamo anche doppia versione del doppiaggio, abbiamo Festa, abbiamo Casino, che sono due versioni diverse della stessa scena del doppiaggio. Faccio vedere, c'è questa, quella moderna. I hope you'll focus on the civilian areas first. Nairin. You are relentless. Ma Nairin è carina comunque, una donna Arthurian, rarissima. Festa! FESTA, perché? Perché non voglio! Wake up, Little Susie. Ok, non è Little Susie, è un corrotto. Ma corrotto non nel senso che si è preso i soldi, nel senso è corrotto perché veramente è così. Allora, funziona, la mia strategia funziona. Facciamo anche... sta parola è proprio brutta. Ok, l'ho già fatto fuori. Ok, sempre più vicini a Dead Space, ormai con i mostri horror. Volevano fare qualcosa. Già nel 2 c'era un DLC horror, Mass Effect 2 è un bellissimo DLC horror, disturbante quanto serve, e questo pure. Mi spiace che DLC sia morto il villain, Peter Green, è vero. Notizie recenti, mi sembra il mese scorso. È morto. Sì, è vero. Party? No, Party, sì, è Party. È giusto Party. Non so perché non ti è partito. E poi abbiamo Casino. Comunque dovrebbe essere Party, io ce l'ho Party. Party. E poti. Allora, se si aprisse la porta, bypassa, vedo. It's party time! P-A-R-T. Why? Because I gotta! In pratica c'ha la voce vera e i due doppiaggi diversi, insomma. Cioè, non si fa mancare una, buon come Tino, Non si fa mancare una. Ma comunque c'è solo un sacco di sound che vengono da The Mask, gli piace lui. Allora, immagino che devo farmi tutta la strada o di qua o di là. Proviamo qua. Però in effetti esiste questo tasto, cioè, perché devo impazzire se ho un tasto che va, che mi dice dove posso andare. Non devo impazzire per forza. Mi ricorda, tu lo sai perché l'hai giocato, Fabio, Final Fantasy VII Remake, che aveva delle zone così, non buie, però aveva delle zone dove devi abilitare il generatore di corrente.
era una delle parti più allungate del gioco, tipo ci mettevano un sacco di scene per allungare, battaglie per allungare l'esplorazione. Saltano come nulla, va bene così. Allora, Jack, ho finito Ninja Gaiden 3. Prima di passare al 4 farò uno stream di... Oh, Hitman Absolution, bellissimo. Io ho provato a guardare oggi se ti beccavo, ma mi sa che negli orari che mi sono collegato io non eri presente, perché ho guardato 2 volte da YouTube, però il problema è che io poi sono dovuto andare via, quindi non ero più a casa. Sei smoking, non smoking. Smoking vuol dire fumante, praticamente. Fumante. È un modo di dire. Ecco, 45 su 50, questo è il trofeo a cui ambisco. Un trofeo difficilotto, lasciatemelo dire. Perché non sono ancora riuscito a completare. Dai, c'è Nairin. Caricati. Oh, mi sta beccando. Fate i bravi. No, niente. Allora, ce la posso fare. No, non me l'ha dato, mi sa. Sono vicinissimo a sto trofeo. Hanno diluito la salsa, un po' di effetti, sì. Con la scusa di farne 3, sì, secondo me potevano farne 2. Se avessero diviso un po', potevano farne 2. Certo che non usciva. La cosa... Grazie. La cosa che fa più ridere è che l'ultimo capitolo ti copre 2 dischi dell'originale. Cioè, 2 giochi per fare il primo disco e un gioco per farne 2. Cioè, vedi che se vogliono stringere ce la fanno anche loro, se vogliono stringere. È vero che poi il disco 3 era più sequenze che altro, un solo dungeon nuovo, il disco 3 era solo un dungeon nuovo, perché tutto il resto si poteva fare. Ma dai, non avevo premuto il pulsante, ero già stato qua. I will seal the door. I will knock you in the back door. No, non penso che abbia detto quello. L'ascensore di Metal Gear Solid. La fornace, Fornax. Non era, si chiamava Fornax. Non mi ricordo come si chiamava Fornace, comunque. Fornace. Zero abilità di ballo, solo una mano che si muove. L'incompetenza fatta a persona. Jack, Leone e Max. La storia in cacciara. Ma quello l'hanno fatto soprattutto nella seconda parte. Nella prima dici, vabbè, non ho idea di cosa hanno in mente. Nella seconda hanno un po' alzato il tiro. Nella seconda parte. E sì, poi magari si aggiusta tutto. Magari poi si torna sui canoni della storia. È una teoria più, diciamo, la più fiduciosa. Però ripeto, non è che devi sempre accontentare quelli che dicono ma io voglio vedere che va tutto bene. No, non ha senso. Togli di fascino alla la scena più importante della storia di Final Fantasy, la più famosa, non la più importante, probabilmente è su Final Fantasy VI, una certa scena con Kafka in Final Fantasy VI, però ma era previsto il finale della prima parte, perché sì, è vero, quando lo vedi quando lo vedi sai già che cambierà tutto. Quello sì. Però secondo me alla fine può veramente risolversi come alla fine non cambierà. Lo fanno credere, ma poi si riporterà i canoni che già conosciamo. Ciò invece che invece mi incuriosisce, e questa è una cosa positiva, è il fatto che almeno con le boss fight hanno fatto un bel lavoro. Con le boss fight sono veramente belle. Conte non ha nessuna colpa, in compenso il Napoli non ha giocato bene. E io non ho visto il Napoli, ho visto le altre partite, però sì, purtroppo. Ma onestamente una squadra così non meritava di andare avanti, perché tanto sarebbe finita anche peggio. Almeno se n'è andata contro una squadra di ottimo valore, dai. Il Chelsea quest'anno gioca veramente bene. Meglio così, ragazzi, meglio così.
Le altre invece tutte brave, tutte qualificate. Un po' sono contento, specialmente per l'Atalanta che si è dimostrata migliore di quanto ci si aspettasse. Ma sì, ma Leonardo, guarda, per loro è meglio così, si concentrano sul campionato e magari fanno anche buoni risultati perché gli altri si stancano. Tranquillo. Potrebbe andare al meglio del Napoli. Questa sconfitta può aiutarli in campionato. Io non è che tifo Napoli, però diciamo che se ci sono due scelte precise preferisco il Napoli all'altra. Non lo ammetto, anche se sono una persona sportiva. Quell'ascensore lì. Va bene. Intanto mi guardo attorno se ci fosse roba da raccogliere. È troppo bello Mass Effect, è troppo bello. Il 3 è probabilmente il gioco meno chiaro della serie, perché secondo me avevano in mente tante cose e hanno fatto un mischione assurdo. Niente mappa. Mappa c'è solo nelle città. Un santino per i Tibet, devi venire qua. Secondo me sono quelle cose che erano molto migliorabili. No, non posso passare da qua. Devo scendere. A non perdere il terreno. Ma secondo me Leonardo farà bene, secondo me. Ma è anche vero che bisogna dargli il tempo. Vabbè, non è un problema. Pensavo che fosse giusto prima questo. Trovo una via alternativa. Mi sembra la strada migliore. Non sono serrato su Mass, ma penso che Minestrone sia stato Andromeda. Non l'ho ancora giocato, mi sono quasi, non dico rifiutato, non ho mai avuto lo stimolo, ce l'ho, ma non ho mai avuto lo stimolo di giocarlo. Andromeda è sempre stato quel tipo di gioco che avrei voluto, ma non mi dà, non c'ha mordente, non ha quella sensazione wow. E io della BioWare, credimi, ho giocato un gioco definito da tutti brutto, che è Dragon Age The Vanguard. L'ho giocato, platinato. A me è piaciuto, ma ha un sacco di difetti. Capisco perché molti si sono arrabbiati, perché non è più un dark fantasy molto dark, è un fantasy meno dark. Però ripeto, ci sono i sacrifici, ci sono... Chi è? Chi è? Salve? No, niente. È entrato qualcuno, ma non si è fatto sentire. È una voce che non ha voce. No. Ciao. Chi è? Pronto? Boia. Non conoscevo quella voce lì. I tuoi gusti ti appartengono fondamentalmente. Sì, alla fine è vero, alla fine... A parere tuo. Ma sei un bot, non sei una persona. C'è una voce. A parer tuo. Mi hai detto. Sì. Però inizio a sentire un buon odore, che sia il festeggiato del giorno. Che sia festeggiato del giorno. Il mago del buon vino. Sarà lui? La persona che sta parlando con me con una voce che non è la sua. Può essere. Non escluderei. Comunque inizio già a sentire un buon odore qua. Ah, lì. Sento odore di lambrusco in preparazione per la festa. Va bene, allora. Io sono sceso invece di salire, ma potrebbe essere una buona idea. Fa troppo caldo, dice. Vabbè, io non sì, non ma ho chi nessun... è che lo usa secondo te? Non Come può Tino parlare Vega. da solo. Come Tino Vega. Adesso che parlo da solo. Un po'. Massimo auguro che Juventus troverà di Bruges. Sì, secondo me non dirà una delle migliori. La Juventus ha fatto bene, anche l'Inter, non avranno le più difficili. Però mai sottovalutarle, perché come hai visto capita a tutti di fare quell'errore, di dire ma sì, questa la battiamo e poi vieni buttato giù una roba tipo il pappo. Ok. Ce lo vedo come Tino che apre una live vestito tutto tribale da samoano e inizia a dire come Tino, Samoa, bah. e poi fa mosse di wrestling sulla telecamera. Ce lo vedo davvero. Va bene, raggiungi l'ascensore.
Oh, siamo arrivati, bene. Head up. Questa missione è importante, ma si vede che non è l'ultima. Cioè, si capisce che non è l'ultima quella che chiude Omega. Ma vedi che ci sei arrivato, chi è che sta usando il bot? Ci sono arrivato, sì, a deduzione, perché di solito c'è una sola persona che lo usa. Di solito non vuol dire sempre, vuol dire spesso. Era proprio tu. Massimo me lo auguro, sì, quindi il Bruges, ma il Bruges è una bella squadra, comunque, non va sottovalutato. Secondo me a sto punto non si può sottovalutare nessuno, a sto punto qua. Però è ovvio che meglio loro che un Real Madrid, per intenderci, o un PSG, cioè, meglio loro. Qua c'è un bel pericolo. Ho sbagliato, ne ho colpiti due diversi. Devo prendere lo stesso per un trofeo. Per questo che sto facendo tutta sta fatica. Lo faccio per un trofeo, ragazzi. Un trofeo che mi manca poco. Però c'è sempre ho un altro problema con un altro trofeo del sollevarli. Ma quello mi serve. Ma quello purtroppo mi serve Liara. Mi serve la cara Liara. Liara, me devi sollevare lei. Avevo chiesto il cecchino, non il chicken! Ma vai via, vai! Cioè no, via! No! Trubin? Chi è Trubin? Chi è Trubin? Chi è Trubin? Cioè scusami, quale giocatore era Trubin? Di tanti, perché io purtroppo i cognomi spesso non li ricordo. Ho sempre avuto il problema che i nomi e i cognomi faccio fatica a ricordarli. È sempre una di quelle cose che... Ma questo non farei mai il narratore calcistico, impazzirei. Ah bah, quello che dicevo io, il portiere del Benfica, sì, si chiama, è lui Trubin, ok. È quel gol bello che parlavo prima, grazie. Raffaele, ovviamente se vuoi unirti anche tu in vocale, Raffaele sei il benvenuto, Lo sai che su Discord puoi unirti anche tu se vuoi, non c'è bisogno che chiedi il permesso nel caso ti andasse. Post fight, grazie. Dove ti sei nascosto, amico? Nell'armadio di Cometino. Mi raccomando ragazzi, è gratis, non costa nulla, fate punto esclamativo boss e potete partecipare a una mega battaglia incredibile contro una creatura leggendaria del canale. Sono peggio dei Pokémon perché sono la signora dei limoni, la Bella Gioia. Bella Gioia sarebbe quella che ti dice ma ciao Bella Gioia, come stai? Cometino l'ha incontrata tante volte, non è mai stata una bella cosa. Raggiunge l'ascensore. Ma no, voglio affrontare i nemici io. La polizia. C'è la polizia. Ah, la polizia. Aspetta che metto un sound. Ma ciao Bella Gioia, come stai? Metto un sound per il buon Maniac che sarà contento. Chiunque può usare i sound. Sono gratis, sono per tutti, non ci sono sound speciali. Sono gratuiti, quindi ad esempio ci metto questo. Come si chiama? La campana. Mi mancano le miniere. Mi mancano, lo so, hai ragione. Guarda, vorrei riprendere il prima possibile, però. Guarda la la campana. Tenemos que ir. Lord Sattler. Però Leonardo, guarda, seguire una premiera all'1:30 mi distrugge perché devo tenere sotto controllo la salute in questo periodo. È proprio il periodo peggiore per me negli ultimi anni a livello di salute. E quindi devo tenere sotto controllo, purtroppo. Io penso che poi mi agito, perché poi penso devo pranzare, tutte queste cose qua, quindi insomma, non lo so, devo iniziare a mettere mille messaggi, inizia a salirmi, come dire, vabbè, non sto a spiegare i dettagli, però diciamo che fidati di me, Leonardo, fidati di me. Aspetto di star bene, quando sto bene riprendo le premiere, che c'è un po' di calcio da portare, delle carriere da continuare. Sì. Chissà. Oh, Bella Gioia, abbiamo affrontato Bella Gioia, l'ho detto io. Bella Gioia è spaventoso, scegliete voi se è maschile o femminile, ma potrebbe essere femminile però. Ma ciao Bella Gioia, come stai? Ma non lo è in realtà, Ma ciao Bella Gioia. Porco Ken, a quanto pare il dottor Max ha bisogno del king delle stronzate. Ah. Porco Ken. I'm sure your dead workers feel much better now. Porco Ken. Sì. Ma adesso è vero che Cometino suonerà il solo. Che succede? È caduto qualcuno? È esploso qualcosa. Dicevo, è vero che Cometino suonerà il solo di Barn dei Deep Purple
alla John Lord con un Hammond B3 girato inclinato verso di lui in piedi e suonerà PSI è collegato. Perché non eri tu, non è una tua cosa, io pensavo fosse caduto il bot, ma no, è possibile, lo stai usando. È la voce di Lio questa! No, è Raffaele, non è vero, Raffaele non è Lio. No, ma no, sono io, Jack. Ciao Raffaele, ciao Raffaele. Guarda, Raffaele è una... RAFFA. Ma io non sbircio, quindi non so nulla. Faccio un abbraccio in chat a Raffaele, punto esclamativo UG, per abbracciare. Grazie. Quello è quella cosa di cui veramente non lo so perché, ma mi dà tanta forza. Sì. Pensa un abbraccio di una modella, che ne so, tipo va bene. una ex velina, non lo so, la Canalis. Sarebbe ancora più bella, Jack. Sì, sarebbe ancora più bello che uno virtuale, un abbraccio dalla parte della Canalis per dire tieni, sono dalla tua parte. Quindi innanzitutto buonasera Jack e buonasera a tutta la chat. Sì, raggiungere buonasera. Ok, confermo che questa parte qua è veramente tanto simile a Final Fantasy VII. C'è un reattore, c'è roba. Non è una citazione, sono sicuro che non è una citazione, anche perché è uscito prima del 7 remake, quindi il 7 originale non aveva ste parti. Ciao, ti saluta Kevin, Raffaele. Bonsoir. Sì, ho visto il commento e buonasera Kevin. Buonasera a tutti. Sì. Come si dice dalle mie parti, come va? Ecco qua, no, è giusto. Guarda Jack, sinceramente parlando sono un po' distrutto perché oggi, vabbè, a parte che ho cucinato come al solito e mi sono fatto il pranzo, poi diciamo mi sono fatto pure le pulizie di casa, una stanchezza, guarda. Sì, purtroppo oggi mi diceva persona mi diceva che aveva chiesto una donna delle pulizie, ormai si diciamo donna, poi magari un uomo, ma una donna delle pulizie di fargli i lavori, gli ha chiesto 10 euro all'ora. Ma cavolo, ma sono salatissimi 10 euro. Piatti belli come vogliono Masterchef. Raffa. Una cosa esagerata, dai. Abbi pazienza, il bot che ti parlava sopra, ripeti pure Raffaele. No, è che stavo dicendo semplicemente che è proprio una cosa esagerata, no, vabbè. Ma 10 euro all'ora, è un prezzo... No, dai, no, ma non esiste proprio. Piuttosto io veramente... È difficile per l'amor di Dio, però è meglio che me le faccio da solo. No. Guarda, quando fai le pulizie, se vuoi farti una risata... così ti strappa il buon umore, ti guardi il video I Want to Break Free dei Queen, che imitavano una serie TV inglese di ste donne che pulivano le case, cose varie, e allora fa ridere perché sono loro tipo vestiti da donne delle pulizie, iniziano a cantare mentre fanno le pulizie. È ridicolo, scrivo il nome, è molto ridicolo come ma dico la verità, perché l'hai detto tu Jack, mi guardi te. Sì, io non posso vestirmi così, poi mi denunciate per pubblico oltraggio. Se mi vesto come una donna delle pulizie degli anni 60 inglese, no? Assolutamente. Allora lo voglio tenere un attimo a mente. Allora, sì. I want to break free. Sì, esatto. C'è il video proprio, bellissimo. Poi lui si fa ridere anche per quello, perché cioè tu vedi che sono le persone meno femminili di sempre, le donne delle pulizie meno femminili di sempre, perché sono loro, cioè. È lui con quei baffoni. Piatti belli come vogliono a Masterchef. Raffa. Sì, ti facciamo valutare il piatto da Cannavacciuolo. No, vabbè, non esageriamo, io Masterchef. Raffaele valutato da Cannavacciuolo, gli dà un 4 stelle. 4 stelle. Il ristorante Raffaele. Beh, dai, ma l'importante è che sia buono, ragazzi, l'importante è che sia buono, guarda. L'importante è che sia roba buona. Io non sono bravo, io mi so condire una insalata, non sono un grande, però almeno mi metto quello che voglio. Vuol dire, me la faccio io. Io almeno diciamo che pure per arrangiare, ma almeno mi faccio comunque la roba che più mi piace, ma secondo me non ne sarei mai capace, insomma, di andare a Masterchef, che non sono un certo Cannavacciuolo. Vabbè, ma lì devi avere un concorso. Comunque gli dico a Petrovsky, chi ti credi di essere? Petrovsky. I take no pleasure in any of this, Commander.
Beh, comunque Manca ne solo approfitto che un arrivi momento. Joe Bastianic che lanci i piatti più schifosi che ci siano. Io ce lo vedo come Tino che c'è Joe Bastianic che gli lancia i piatti e lui pensa io sono l'eletto, inizia a rallentare il tempo e vedi il bullet time di lui che si abbassa e inizia a schivare i piatti e poi dice sì, sono proprio io l'eletto e glieli rilancia indietro. È la scena di Matrix. A proposito di Cometino, anche da qua gli voglio mandare veramente con tutto il cuore tanti auguri. Mamma mia, 22 anni. Non ti chiedo di cantare perché si sento stanco di voce, ma nel caso volessi io fermo tutto dopo e ti accompagno. Diciamo, quando insomma si farà sentire Cometino, vediamo poi, dai. Sì, perché guarda, se sento stanco di voce, io lo so quando una persona ha un po' di mal di gola o comunque fastidi. Lo sento perché riesco a sentire dal tono della voce quando una persona è stanca. E ti sento stanco. Certo. Non voglio assolutamente. Sì. Avevo fatto una battuta del cavolo riguardo a Masterchef, Raffa. Sì, ovvio. Infatti anche noi abbiamo fatto delle battute del cavolo per rispondere. Assolutamente. Fatemi alzare un po'. Vado ad alzare un attimo la difficoltà del gioco. Fatemi un attimo alzare la difficoltà. Perché altrimenti sto trofeo non riesco più a farlo. Dire, ma perché devi alzarti la difficoltà? Mi alzo la difficoltà perché così sono sicuro che i nemici resistono un po' di più e io posso provare a fare la cosa. Ho alzato la difficoltà, adesso veramente siamo alla normale, diciamo, quindi insomma, ci meneranno un po' di più, ci meneranno un po' di più, ma meglio così, almeno io posso usare la mia mossa. Comunque, come stavo dicendo, certo io sono un po' stanco, diciamo, con le gambe e pure un po' con la schiena. Però stranamente con la voce no. Con la voce no. Questa è una bellissima cosa. Però. No, quindi è una voce no, grazie. Grazie che me l'hai detto. Sì. Intanto sto cercando, è la sfida impossibile quella che devo fare io. Devo rimanere calmo, cioè è la cosa, secondo me è una delle cose più difficili in assoluto, perché dire ma come? Rimanere calmi non è facile, ragazzi, rimanere calmi è veramente impegnativo, sembra tranquillo, ma rimanere calmi è una delle sfide più difficili nella vita, per me è l'hard mode della vita, rimanere calmi. Ok, trofeo sbloccato. No, ma non è difficile, non è difficile. Rimanere calmi? Molto. Non sono mai stato bravo, lo so perché ormai... aspetta che riabbasso di nuovo la difficoltà, perfetto, la rimetto come era prima. Ok, è andata, ce l'ho fatta... Anzi, rimetto anche che lascio che loro... Tu non vai da nessuna parte! Che loro possono usare le mosse se vogliono. No, io devo... Non lo trovo. Non trovo l'opzione... Utilizza l'abilità a squadra. Ah, ma prima era disattiva, infatti, era disattiva. Ok, perfetto, andiamo. Ora sono a posto, così loro usano l'abilità, io combatto. Tanto qua non posso sollevarli. Cos'è sto suono? Ho sentito caga. Non penso fosse Lady Gaga. Ah già, giusto, perché c'è una che stava facendo le abilità. La moglie è tutto razzo. Ripeto, questo gioco lo adoro, ma ormai siamo veramente alla fine. Ormai si vede che siamo proprio allo scontro. Ti stavo per dire che non stavi condividendo lo schermo in diretta. Ma era una... no, stavo guardando le opzioni, è noioso. Sono quelle schermate noiose, quelle con le opzioni, cerco sempre non condividerle, perché sono quelle schermate proprio brutte, quelle schermate proprio troppo tecniche che ho paura che diano perfino fastidio, perché insieme di righe, cose, segni di qua, segni di là, io cerco sempre di evitare quando ci sono le opzioni di mezzo. Oh, che succede? Top, vediamo la top, ragazzi, io vi ripeto, quest'anno sarà diverso, perché quest'anno faremo una top che dura tutto l'anno, pensa che bello. Così sarà. Ma guarda un po', sono stato superato dalla signora. Ma la raggiungi oggi. Sì, perché ieri è passata, è stata parecchio, ha scritto tantissimo, però è vero. Però sì, comunque, ma se fai un messaggio ogni tanto. Cecchino. Ma vai via, cioè no, via, no! Cecchino. Sì, ma io devo ringraziarlo, Cometino. Guarda, voglio fare un vero regalo di compleanno. Faccio quello che... La cosa più bella che si può fare un compleanno è essere onesti e dire grazie a una persona. Grazie per essere parte della mia comunità, grazie per essere un amico. Spero che mi stia sentendo, perché
Altrimenti ho parlato per niente. Spero che mi stia sentendo. E grazie per la gallina, grazie. Quello non potevo non dirlo. Grazie per la gallina. Grazie. T'avevo chiesto il check-in. E grazie. No, il pollo. No, quello era. Ma vai via. Quello era Christian De no, Sica. via. No. Quello era Christian De Sica, meglio che non lo dico. Quello non era molto bello. Si sente? Oh, io pensavo fosse esploso il gioco, invece. È come Tino che ha premuto il pulsante rosso. Cioè, ma cos'è sto pulsante rosso? No, non premere il pulsante rosso. Stile 1963. È il pulsante dei codici nucleari, attenzione! Colpisce il mondo intero! Ah sì, ormai ho premuto, pensavo fosse un videogioco. Poverino. Oggi Leo mi sa che c'è ancora il maltempo dalle sue parti, mi aveva detto ieri che aveva problemi di connessione, era riuscito a passare ma ha avuto un sacco di problemi ieri, perciò purtroppo succede questo. Purtroppo a volte mi succede anche a me. Ma perché da lui c'è un brutto tempo in Sicilia, è passato anche in news quello che c'è stato dalle sue parti, perciò. Pure quello che è successo in Sicilia, veramente, anzi ne approfitto per mandare un grosso abbraccio a tutta la Sicilia, tutta la Sardegna, veramente con tutto il cuore. C'è anche la Signocca è siciliana. Difatti per il TG5 ho visto un disastro a Niscemi. Niscemi, sì, è vero. Mamma mia, un disastro. Qualche tempo fa il vento mi aveva spaccato una tapparella appena riparata. Avevo fatto riparare perché c'è stato il vento e aveva devastata. Fatta riparare, qualche giorno dopo, perché non è che dici è in garanzia, perché se arriva un evento del genere ti spacca tutto, tiri giù la tapparella e si deforma di nuovo. Guarda, ci ho fatto tutta sta fatica. Mamma mia, veramente. Comandi reattore. Mamma mia. Petroschi. That reactor powers life support systems for dozens of wards across the station. Shut it down and... Danneresti a morte migliaia di innocenti, mi dice. Ma lei dice, non mi importa, disattivo. Ragazzi, sono comandante Shepard e ho visto un pulsante rosso. Parlavamo di pulsanti rossi, comunque un pulsante rosso. Non possiamo rischiare. Ma migliaia di innocenti... ciao. Ma che c'entrano gli innocenti? Non la gente che viveva lì dentro, in quella stazione. Purtroppo era tutto sotto attacco. Per salvare tutti gli altri abbiamo dovuto spegnere il reattore. Mi spiace. Che triste. È una scelta dura, questa. Petroschi è disperato. Mamma mia. Infatti, mamma mia, che tristezza. Sì, tipo il tecnico che è venuto da me sabato a sistemare la caldaia e non si sa cosa ha combinato per far uscire l'acqua calda gialla e puzzolente dai rubinetti. Allora, io penso di saperlo. Secondo me ha fatto uno sgorgo. Non è... Secondo me si è sgorgata da lì. Non doveva farla sgorgare lui da un'altra parte. Non doveva farla sgorgare da lì. Però sì, secondo me si è ripulita. Adesso dovrebbe andare via. Boss fight! Cosa è successo? Non siamo riusciti a fare la boss fight. È colpa mia che non ho avvisato. Mi sa che non possiamo. Mamma mia, che bella scena questa. Bella scena. Sì. È proprio bella sta scena. Questo qua è? Ok, si è preso il tuo messaggio. Siamo in due, sovraccaricando il reattore. Mi sa che non possiamo ancora. 19 secondi dobbiamo aspettare, Raffaele. Ok. Sono dovuti intervenire gli idraulici a sistemare il guaio fatto dal tecnico. Mamma mia. Tutto a vostre spese. Mamma mia. Tutto a vostre spese. Mamma mia, non oso immaginare veramente che spese visti i costi di oggi. Mamma mia. Guarda, te lo giuro, Jack, è veramente un trauma questo. No, lo so, mi sono passato. A me hanno sfasciato il pavimento lo scorso 2 anni fa perché dovevano trovare una perdita e mi hanno sfasciato il pavimento. Poi mi hanno messo del cemento. Mamma mia, un disastro. Guarda, c'è sto bagno che non vedo l'ora di prendere uno di quei tessuti che
coprono, sai quelli proprio che fanno piazza pulita senza, non piastrelle, ma proprio tessuti. Facciamo la scena, ragazzi, chiedo scusa un attimo perché 60 euro di uscita del tecnico e per gli idraulici non lo so. Guarda, tu non mi sentirai, ma io metto io pago. Metto il sound e io pago. Difendi i civili. No, stavolta però difendi i civili, glielo dico. Difendi i civili lo metto, stavolta faccio una scelta morale giusta. Qui non ho motivo di sacrificare. Così diceva il grande Totò. Io pago. Esatto. E poi è vero, è l'essenza dell'italiano, Succede qualcosa e io pago. È la verità. Perché fa ridere? Perché è onesto. È vero, è reale, è concreto. Pazienza. Irene, lead the frontal assault. Shepard and I will meet you in the market after you've taken care of those guys. La maschera ha preso possesso del canale. Don't get ahead of yourself. Io vorrei vedere una reaction di Cometino che si vede Inception e cerca di capire cosa succede in quel film. Cos'è? Cos'è sta trottola che gira? Cos'è? Non capisco! Proprio Cometino impazzirebbe con Inception. No, perché Inception è un gioco, è un film complicatissimo e ovviamente è normale non capirlo, non è una roba che sarebbe solo lui che non ci arriva, ci mancherebbe altro, è proprio un film ultra complicato, certo. Con un sacco di teorie sul web, o magari anche un memento che invece è un film che si capisce, ma è tutto il contrario. Sono quei film. Ok, ci siamo. Se provo, no. E con questo abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e arrivederci alle prossime visioni. Signor Germano ci manca, cavolo, era un commentatore sportivo. Ciao Matteo, benvenuto. Matteo, oggi siamo al compleanno a base di Chardonnay del buon Cometino, Oggi veramente Lambrusco Champagne, perché c'è Cometino che compie gli anni. Cioè, veramente. Matteo, non vedo l'ora di riniziare Silent Hill 2, veramente. Quello sarà un bel gioco pieno di enigmi. Non vedo l'ora di usare ancora il block notice, sperando che ci siano ancora quegli enigmi che devi ragionarci con il block notice, che sempre avanti questi enigmi lì, che non sia solo roba ambientale, ma proprio anche che devi un po', non dico scervellarti, ragionarci sopra. Sono quelle cose che adoravo del Silent Hill 2 originale, speriamo che sia ancora così. Purtroppo oggi hanno più stimoli a fare una cosa del genere perché sanno che la gente usa le guide. E allora dicono, ma se la gente usa le guide, tanto vale fare dei enigmi ambientali. Mentre invece, Matteo, tu l'avevi giocato Resident Evil 4 Remake, c'è il buon Kevin qui in chat che ci sta giocando in questi giorni. E mi stava raccontando appunto di come all'esperienza dello spawn dei nemici. Sono nemici che ti spawnano, ovvero ti compaiono sullo schermo da ogni dove e ti sbucano ovunque. Beh, ma lo sai perché l'hai giocato sicuramente. Su Twitch continua ad apparire la pubblicità col trailer del film di Silent Hill. Ma il film di Silent Hill purtroppo ha voto 4, peccato perché, cavolo, io ho un'attesa per questo film, ragazzi, ho un'attesa. Poi magari mi piacerà lo stesso, ma se veramente dicono che non ha capito il videogioco, sì, insomma non sarò molto felice se davvero non ha capito il gioco. Allora, che poi vabbè, alla fine Silent Hill non è uno di quegli horror crudi, per fortuna non è uno di quegli horror, sai, quelli tutto violenti, è un horror psicologico, ovvero gioca con la tua testa, non cerca di farti provare disgusto, cose varie. Io preferisco quando è così, che non siano troppo grafici, preferisco, perché a me non cerco l'horror grafico, non mi interessa, non voglio vedere roba brutta. Cioè, magari quando ero ragazzino pensavo, oh che figata, divertente, bellissimo, ma oggi sono più maturo, ragiono da persona matura, preferisco un horror che invece gioca con la mia testa e mi fa riflettere. Silent Hill 2 Remake al suo tipo, grazie Kevin, grazie del feedback, è la miglior notizia che potevi darmi, allora tornerò con carta e penna, promesso che la mia run sarà di nuovo carta e penna, Jack Leone Max ed enigmi da risolvere.
di nuovo alla vecchia maniera. Proprio quello che piace a me, enigmi carta e penna. Mi sono fatto tutta la saga di Zero Escape, se qualcuno si ricorda. Quello praticamente dove erano chiusi nel Titanic, che poi non era Titanic, era una replica ovviamente, il Titanic affondato, era una replica del Titanic, dovevano risolvere enigmi, aprire porte, insomma, quello è, che rimane uno dei miei giochi preferiti, me lo sono fatto tutto con carta e penna. Ho trovato solo troppo lunga la parte della prigione e il resto gli è piaciuto, Matteo. Sì. Per Kevin l'hai trovata troppo lunga la prigione? Nell'originale era lunga come gli altri dungeon, né più né meno, cioè gli appartamenti erano più lunghi di qualsiasi cosa. Non avevano esagerato. Che poi se mi piace tanto mi farò più run, mi farò vari finali. Non credo che mi interessi finirlo con la difficoltà a difficile, però il gameplay non è il massimo della fluidità. Sì, beh certo, la Capcom queste cose a livello di gameplay lo fa meglio. Combat System è diverso, l'ho trovato interessante e più complesso. Hai usato molto le armi da fuoco, cavolo, io le usavo pochissimo nel Resident 2 originale, le armi da fuoco, come te anch'io le armi da fuoco l'ho sempre usate poco. Sì, saccheggio mi piace, perché no, non è saccheggio, questa qua, sferzata, per rifalzare. Sì. Però non me lo considera sollevamento. Speravo. Mi serve proprio Liara. Devo farmi tutte le prossime missioni con Liara. Liara Zoni. Non Tizzoni, Zoni. T apostolo Pozzoni. Si chiamava così. L'hanno chiamata così. No, ho sbagliato. Questo qui bisogna bucare la fessura che c'hanno. Cavolo, è faticosissimo. Provo a dargli fuoco. se le cose vanno male, dacci fuoco. Classico. Dicevo, io non mi ricordo eccessivamente lungo in quel momento. Ah, ok, va bene, Kevin. Ero passato da un amico streamer ed era proprio alla prigione, non ho voluto guardare troppo perché ho visto che era tanto diverso, non volevo farmi spoiler, cioè, diciamo l'atmosfera del gioco, però ho visto che in effetti era tanto in difficoltà pure lui, veramente ha avuto tanti perché ha usato sabotaggio. Non è un sintetico, è un certo. Ecco, sferzata è utile perché così tolgono gli scudi. I Resident Evil sono più divertenti da giocare, assolutamente vero. Da giocare sì, ma non è ovviamente un'offesa nei confronti di Silent Hill, semplicemente da giocare ti danno quella sensazione in più, questa è una cosa vera. Dovrei andare probabilmente qua, però prima voglio vedere se c'è. Poi appare il trailer del film Ben Rabbia Animale, che gli do 1-0 perché da come l'ho visto fa cagare. Vabbè, sì, non lo so, non conosco, scusami, ti chiedo scusa, non conosco Ben Rabbia Animale. Non so di cosa parla, onestamente non so cosa parla Ben. Riconosco Ben 10, ma Ben 10 è un'altra cosa. Ben 10 è un cartoon, quindi sicuramente non è una roba brutta. Ok. Va bene, scendiamo le scale. Uno scivolo, più volte che vedo uno scivolo in Mass Effect. Tante cose che non ho mai visto nella serie hanno aggiunto anche lo scivolo, bene. Ma che bello, sì, comunque veramente sembra il reattore della Midgard di Final Fantasy VII. Wow! Scusatemi, non volevo parlare forte, ma veramente wow, pazzesco. Cosa c'è qua? Kit medici. Mi stanno dando kit medici, vuol dire che arriverà un boss sicuramente. Quando è così, ragazzi, che il gioco diventa generoso all'improvviso, come tutti i giochi ti stanno preparando, i Resident Evil sono più divertenti, comunque è vero. Bisogna dirlo che io il Resident Evil 4 Remake l'ho amato, è un gioco che magari qualche difetto ce l'avrà pure, però l'ho proprio amato come gameplay, è quel classico gioco, se mi dicessi Jack ti piacerebbe giocarlo, ti direi sempre sì, perché è divertente. Il 7 probabilmente è quello che giocherei con meno piacere, ma un Village, un Resident Evil 4 Remake, non direi mai di no, perché sono quei giochi proprio piacevoli. Poi c'è la Dimitrescu nel Village. Ciao Leo, che ci fai in chat e non in vocale? Siamo qua a festeggiare le cose. Vieni Leo, vieni con noi. Ciao Leo. Il permesso, non devi chiedere il permesso se l'ospite d'onore Leo. No, non so se c'è Leo. Ho sentito clip, ma non sento voci.
Chissà che è successo. Magari sta configurando l'uscita audio, a volte capita anche a me che mi mette un'uscita diversa. Bomba, ci sono le bombe. Adesso lo sentiremo. Certo. Devo distruggere. Abbasso un po' il volume del gioco perché qua con sti che succede là dietro? Qua con sti pam 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 iniziamo a fare troppo casino. Nessuno di noi vuole spaccarsi le orecchie, è rispettoso per le scatole, sono rumori troppo forti. Bomba, che devo fare con la bomba? Signore, mi lasci prendere, disattivare. È il momento di fare casino! C-A-S-I? No? Mi dispiace, la faccio! Ci siamo. Ancora. Per fortuna adesso non devo più preoccuparmi dei poteri finché non torno con Liara, poi quando torno con Liara dovrò fare quella roba del sollevamento. Dello sollevamento. Purtroppo questo non me lo considera, eppure me li solleva, perché sferzata me li muove. Sferzata me li muove, ma a volte me li fa anche volare da terra, ma lui vuole proprio che li solleva. È veramente l'abilità sollevamento. Ok, 2 bombe disattivate, dai, stiamo salvando la galassia ancora una volta, l'universo, ancora una volta stiamo salvando. Scudi. È caduto. Sì, è caduto lì. Sì, perché starà provando a rientrare, a volte rientra e non funziona. Di nuovo fa partire il computer un'altra volta, non so perché a volte glielo risolve. Ragazzi, io nei giorni scorsi ho avuto problemi a partire con le live. Il primo giorno mi dava schermata nera, il primo giorno, non so perché. Ieri invece mi dava l'audio dove non doveva uscire. Quello però so il motivo. Comunicazione interna ed esterna. Carmelo è atteso in on air, grazie. Non si sente. Arriverà nel tempo. Secondo me si sta. No, arriverà sicuramente. Tanto è presto, non sono neanche le 6 del pomeriggio. Pecciò. Siamo a 10 minuti dalle 6. Sì, esatto, grazie per l'orario, che è sempre utile. Quando giochi perdi il senso del tempo. Ti è successo quando giocavi a FIFA di perdere il senso del tempo, di essere talmente concentrato a giocare che non ti accorgevi che passavano le ore? Raffaele? Ti dico la verità, no, Jack. No, sei sempre avuto una buona gestione del tempo, bravo. Io ci sono dei giochi che mi fanno perdere il senso del tempo. Quello che in più me lo fa perdere, a parte gli strategici che li gioco poco, ma The Sims 4 o anche gli altri The Sims, veramente passa un'ora, perché lì c'è il calendario, c'è l'ora che passa. Quello veramente ti fa perdere il senso dell'ora, perché non te ne accorgi. Sì, ma cavolo, ma veramente sono passate 2 ore. Non me ne sono neanche accorto. Io una volta che finivo le live ci rimanevo male, perché dicevo, ma cavolo, sembra che abbiamo iniziato adesso. Non ero mai stanco o dire basta, mi rilassava. Classico gioco ti rilassa, anche se poi magari succedono cose brutte. Noi abbiamo perso il Bobone, Bobo, il nostro mitico Bobo, ispirato, non diciamo a chi, ma un famoso calciatore con quel nome, con quel soprannome, purtroppo era morto di gelosia, era talmente geloso che collassato, c'era la moglie che il gioco lo tradiva, si è arrabbiato. I morti di quel gioco lì sono pochi, la maggior parte sono pochi. A me FIFA fa quell'effetto, dice credi? Sì. Le carriere sono carriere, ragazzi. Se vuoi fare ancora una partita, ma tu Kevin giocavi anche a livello competitivo su A me capitava i titoli della 360 con Call of Duty 4. CMQ, non sei l'unico ad aver avuto rogni. Max, ieri ho tentato di avviare la diretta da Prism Live e continuava a dire che la stream è stata cancellata. Ho dovuto riavviarla quell'app Marsa. L'app Marsa, sì, è Prism. Marsa vuol dire Marsa, sto imparando il cometiniano, sto traducendo in italiano. È un grande onore tradurre cometino in italiano. Senti proprio veramente il lavoro linguistico che c'è dietro di tradurre il suo veneto cometiniano con battute sulla maschera. Ci sto lavorando. Sai, il tuo amico cometino, Mister Brontolone, diceva sempre: cometino parla una lingua tutta sua. C'è sempre quello, cioè, non è italiano, non è veneto, non si capisce, diceva, non si capisce. Allora io ho detto, ma sì, tranquillo, ci penserò io a tradurlo. E ci sono riuscito dopo anni
abbiamo la traduzione in italiano del Cometino. Sono fierissimo di questo gioco. Posto di blocco di Talon. Che bel nome Talon. Talon era un personaggio di Dragon Ball Z, se non ricordo male. Però non mi ricordo se era un villain. Non so, è un personaggio di Dragon Ball. Altro che carriera, mi sono messo a fare 2S. No, sei tornato sul foot. Ok, non me l'avevi raccontato. Molto probabilmente Laio il lupo è andato fuori servizio. E lascialo perdere di quell'MR, brontolone che non ne voglio saperne più dopo quello che ha combinato. però ce l'aveva con te un po', perché diceva sta cosa qua, che non è che avevi una lingua tutta tua. Non te la dico. Scrivere, diceva sempre, ma Cometino, strano la sua lingua, diceva, non posso fare la voce degli altri, non voglio beccarmi una denuncia, ma comunque, dicevo, quindi Kevin praticamente... Cavolo, sei tornato sul foot, questo FIFA ti ha conquistato sto FIFA, FC, chiamarlo col nome che si chiama. Sì, purtroppo non è più FIFA ma è FC, stringendo però i denti devo lo dire la accetto. verità. Anche se ammetto che il mio sogno è vedere un FIFA gestito dalla 2K, che ti fanno magari una roba con le squadre, immaginati squadre classiche fatte bene, una lega europea con il Real Madrid classico, l'Inter classica, Milan classico. Mamma mia. Napoli non di sei Maradona. come Max Giusti che riesce ad imitare certe persone. No, io non sono un grande imitatore, però qualcosina riesco a fare. Posso provare a imitare Cometino, ad esempio. Comunque, venendo un attimo al commento di Kevin, anche io, insomma, ho questa sfizio, diciamo così, di fare l'Ultimate Team su FC. È una delle cose che lo fa vendere tanto l'Ultimate Team. La cosa che gli ha fatti vincere la guerra contro PES ai tempi. Bisogna ammetterlo che l'Ultimate Team è stato il motivo del successo principale contro... Sì. Non è nulla di cui lamentarsi, alla fine lo facevano bene, purtroppo poi però col tempo sono diventati sempre più avidi con questa cosa degli spacchettamenti, non sono generosi come lo erano sugli PES, gli ultimi che ancora si chiamava PES, erano più generosi, ti davano un sacco di giocatori sopra il 90, ma sì, purtroppo ci sono ricascato, conti fatti avete l'unico gioco di calcio dove avevo giocato, no è vero, l'unico, perché Rematch è un altro tipo di gioco, non è un gioco di calcio con i giocatori veri, chiaramente Rematch, quindi sì, è l'unico. C'è ragione, Kevin, c'è ragione. Comunque per quanto riguarda per l'appunto FIFA, io non lo so perché ma lo rimpiango, perché poi veramente io non ho capito, cioè, che cavolo di titolo è FC per un gioco di calcio. Football Club, ma poi tu dire la Roma si chiama AS Roma, non è un FC, ad esempio la Roma infatti, quindi vedi che questo registro video. Cioè a me veramente FC non mi piace proprio. Ma guarda, la cosa della modalità in cui si sapeva fare è vero, però bisogna dire che anch'io quando provo FC avevi un sacco di tutorial, cose da fare, partite, riscaldamento e sbloccavi sempre roba, quindi diciamo che l'effetto dopamina, che è una roba che oggi nei videogiochi viene studiata per tenere i giocatori attivi, l'effetto dopamina, ad esempio per intenderci giochi come FC o Fortnite l'hanno molto alto l'effetto dopamina, vuol dire praticamente che ti stimolano e ne vuoi sempre di più, e giochi così lo fanno, ad esempio i gacha, io ho mollato i gacha perché non me ne ero accorto questi effetti di dopamina, con un Kai Star Rail che per me rimane un gioco bellissimo, bellissimo, non ho nulla da dire, anzi ho detto per fin troppo mettendolo al primo posto delle delusioni del 2025, perché comunque hanno poi cambiato la trama. Immaginati, hai delle persone che scrivono storie e sono bravi. L'azienda dice, facciamogliele fare alla IA, e diventano quelle storie tutte trite, piene di parole complicate. Ma la creatività umana non va sostituita. La IA è uno strumento utilissimo, che ti aiuta a migliorare, a programmare, a perfezionare, revisionare. Quello sì, ma non puoi sostituire la creatività umana. Sì. Esatto, infatti quello che voglio dire è che l'IA non può sostituire noi esseri umani. E non lo farà mai, perché non è il suo scopo. Ciao, chi è? È Lio?
Lo sento? No. È Lio, sì. Ciao! Lio! Ciao Lio! Incredibile! Eccolo! Buonasera Lio! Buonasera a tutti, buonasera. Lio. Buonasera. Pensavo eri andato a giocare FC, Lio. No, ma quando mai? Scusate se sono arrivato in ritardo, ma ho finito di registrare ora. Lio, ognuno ha i suoi impegni, non preoccuparti, non dovresti neanche scusarti, davvero. Dico io per il canale mio, non devi scusarti, ognuno ha i suoi impegni. Comunque oggi... quello meglio è come Dino, che come impegno è solamente quello di provare i nuovi tipi di vino. Quello è... Esatto, no, è impegnativo, sai, devi ereditarli, tipo prendi quel vino incredibile che c'è dentro il pesce palla. Devi studiare. Immaginati che devi stare attento. Il vino col pesce palla, devi stare attento a non prendere la parte sbagliata. Quello è il liquore. Esiste un liquore col pesce palla? Esiste? Mi ricordo che c'era una specie di cosa lì che era con il... non era proprio con il pesce palla, ma forse col veleno del pesce palla. Mamma mia, che coraggio. Sapevo che lo mangiavano in Giappone, ma... allora in Giappone si mangia, devi stare attento, perché se becchi quello col veleno ti ammazzi il testimone. Sì, è pericolosissimo. Comunque però di quello che so c'è anche che era un liquore o una grappa al liquore, ora non mi ricordo, con era sia giapponese che quella con il... Vabbè, sarà giapponese per forza, visto che sono lì che sono fissati con questo pesce palla. Con il veleno di pesce palla, e poi c'era quello con il veleno di serpente. Comunque io ho bisogno di una tua revisione, dammi un'opinione. Allora, ti racconto questa prima che arrivassi tu. C'era Shepard davanti a un pulsante rosso. Una mi dice, attento, che se premi questo pulsante moriranno migliaia di persone che non c'entrano nulla con un Cerberus. Perciò sta attento, non premerlo, è pericoloso. Io ho premuto questo pulsante rosso, cosa ne pensi? Ho fatto una buona cosa, sono come il cane che vede la pallina, premi il pulsante. È ovvio. Io penso che se, vedo che c'è anche Kevin in chat. Io penso che se Kevin si fosse collegato a questo momento ti avrebbe dato del coglione in una maniera impressionante. Se quella ti dice non premi il cazzo di bottone rosso, perché premi il bottone rosso? Sei come quei cazzo di bambini che tu gli dici non mangiare la terra, 10 secondi dopo quando ti dicono non mangiare il troppo cioccolata che fa male e tu li mangi ancora di più. Esatto, stessa cosa. Poi dici perché non ti devono nominare. Ma scusami, non è la curiosità di sapere cosa succede se premi il pulsante rosso? Io ho visto il generatore che si spegne, che alimentava delle città, alimentava delle strutture. Ma tutti i film, tutti i libri, tutti i cortometraggi dove c'è una cazzarola di bottone rosso che grazie, si sa che appena premi il bottone rosso... Sì, è vero, è come non ti dicono non schiacciare il cavo rosso, sai quando sono quei giochi dove... Aspetta che... un attimino, No, aspetta, ciao Andy! C'era Andy che se ne stava andando. Sì, volevo fare appunto lo shoutout, ma sto continuando a scrivere male. Oggi sono incapace a scrivere. Continuo a scrivere Andy senza la Y, poi ho scritto Fire, F-I-R, Andy Fire. Scritto. F-I-R. A noi ci piace la F-I-R, la canzone. No, non lo so perché. Non so chi era, cantava forse Game Boy. Sembra cosa. Ma c'è tutta questa moda di youtuber che aprono hamburgerie, cosa è dovuta? Ma aspetta, in che senso? Sarà vero, no è vero. Io sono arrivato ancora all'hamburger. Non lo so, a me non dispiacerebbe metterci il mio marchio su una paninoteca, non mi dispiacerebbe onestamente, però al momento non so nessuno, non è che dici questa... Visto che sta cosa, perché non provi un simulatore di paninoteca? Ma quello è proprio... No, ma lui dice reali. Ma lui dice proprio reali. Il problema è che io dico, il mio marchio non è ancora abbastanza famoso. Mi piacerebbe, diceva intendeva... Allora, Matteo,
io penso che sia per il fatto, sai cos'è? Che tutti stiano copiando, sai, Logan Ball, sai. Noi ricordati che arriviamo sempre a copiare gli americani. Che metà di loro c'hanno chi hamburgerie, chi farei la bibita energetica in rivalità con The Rock. La bibita energetica. Il fatto che youtuber, che famosi youtuber stanno aprendo il proprio coso e per questa cosa qui, non è per altro. Anche se quello che mi ha sorpreso di più è il Ciccio Nazionale, il nostro caro Ciccio Gamer, che si è aperto pure una barberia. La barberia, ragazzi, è una bella idea. Io probabilmente allora Ciccio Gamer in questo momento come PewDiePie. No, è PewDiePie. Non è PewDiePie, scusami, era l'altro di Mr. Beast. No, Mango. Mr. Beast. Ha fatto Mr. Beast. Io stavo parlando di lui, però non di Logan Paul. Stavo parlando di Mr. Beast con la sua. Sì. No, comunque, come ti stavo dicendo, attualmente Ciccio Gamer c'ha alcuni negozi per carte di Pokémon che vende. Poi, se non sbaglio, si è aperto una barberia, cioè un barbiere. Si è aperto, mi sembra, un paio di locali questi qua all'hamburgeria. Ci tengo a dire che non voglio fare propaganda a lui, non me ne frega un tubo, però. No, era per informazione. Per il fatto. A me proprio non me ne frega un tubo. Chi è per lui? Sempre, quando si parla di altri youtuber grossi. Se non sono miei amici, se qualcuno fosse mio amico, cavolo, sarei felicissimo di parlarne, ma non li conosco, quindi è inutile, cioè li conosco di nome ma non di persona. Io non ho interesse per chi conosco solo di nome, chiaramente. È normale che sia così. Comunque devo dire. Allora, niente batte il negozio di estetista di Rosa Chemical. Mamma mia, adesso voglio vedere cos'è. Dico, ieri ho visto il video, non so se è Klein. A Torino! No, sì, già c'è l'immagine che sta facendo un piede, non posso farla vedere, però. Comunque... No, devo dire, ieri ho visto il... Oh mio Dio, ho letto come si chiama il negozio di Rosa Chemical, mi sa che non posso neanche dire il nome in live, non ci voglio credere. Dico, ho visto il video fatto da Calà, che parlava di... Jerry Calà? Calà, il nostro Calà, Jack, che ha fatto veramente un bellissimo video su un'app che si chiama Slowly, ed è praticamente, non so se avevo provato anch'io, ma non avevo avuto fortuna, guarda. No, invece, sai, come ne ha parlato mi ha molto colpito. Anche se pure lui ha avuto delle brutte esperienze, anche lui ha avuto delle brutte esperienze. No, dico, anch'io la uso. Perché poi ti fanno ghosting e soffri tantissimo quando ti mettono a farti ghosting e non ti rispondono più. È una cosa. Ma non tanto, Jack. A me è capitato, cioè, personalmente non mi è mai capitata sta cosa. Sì, comunque, ragazzi, però devo dire. Scusami, time out un attimo, perché poi voglio chiudere sto articolo che mi fa schifo. Devo leggere 3 righe, abbi pazienza. La descrizione di cosa dice Rosa Chemical. All'interno troverete prodotti di estetica e non, un angolo nail art per la cura delle vostre mani, una cabina massaggi per rilassarvi e coccolarvi e una cabina pedicure per il bene dei vostri piedini. Vi aspettiamo, dice. Ok? Uno spazio nail? No, quelle che nail, unghie, non mail. No, unghie, nail, a Torino, ragazzi, a Torino, cioè, vai a Torino, ti fai truccare le unghie, sia delle mani e dei piedi, ti fai massaggiare, insomma, così, poi pagherai tantissimo perché c'è il marketing. Leo, non ho capito la domanda, in che senso sei mai fatto a mangiare il ristorante? Non l'ho capita. Cioè, potessi riscriverla? Sì, non ho capito neanch'io, non penso che si mangia in un ristorante. No, io non so chi sia. Guarda, Matteo, non approfondire, è un cantante. Diciamo è un cantante che all'ultimo Sanremo si è limonato il buon caro e vecchio. Chi è? Chi sei? Cosa? Fedez. Pensavo Amadeus. Proprio davanti alla ex moglie. Ma non era tipo vabbè, ma lei che gliene frega, ma
Comunque non era tipo 2 o 3 Sanremo fa sta roba. Ma non lo so, ma così sinceramente recenti. Vabbè, ma a me non me ne frega nulla, per me possono anche farlo, perché me ne frega di Sanremo. Io se dovessi fare una cosa farei ritornare il Festival Bar. Quello oh, guarda, il Festival Bar bellissimo, l'ho detto tante volte anch'io. Non il cosa. Festival Bar... Io sei mai stato in ristoranti stellati mai. Quelli che... Però... i prezzi. Però ti devo dire, una volta sono stato da ragazzino, potevo avere 13-14 anni, sono stato al ristorante cinese. Oh, scusami, nel senso che, no, ma guarda che sembrano più giovani, ma non puoi lavorare a 14 anni, ti chiudono l'attività se c'è uno che lavora di 14 anni in un ristorante, ovvio, non avrà avuto quell'età lì, dai. No, Jack, non che ci sono andato a lavorare. Lavorare, stavo dicendo lui, penso che non avesse, quello che lavorava lì, non penso che avesse quell'età lì. Anche se devo ammettere che molti di quelli che lavorano nei ristoranti cinesi, sì, ti viene il sospetto che siano molto più giovani di 18 anni. Ti viene sospetto, bisogna mettere. Sì, ma no, ma per di più era perché era, mi sembra, un'estate o un agosto, ora non mi ricordo. Sì, una cantante, certo, una cantante, non un ma cantante. Chi? Rosa Chemical è un cantante. No, è una femmina, Rosa Chemical. Jack è maschio. Oddio, è maschio! Sì, scusatemi, mi sono confuso con qualcun altro. No, è maschio. Confermo, ho appena visto l'immagine. Sì, è maschissimo lui. Oddio, maschissimo, beh, insomma, siamo un po' Lio quando si fa il trucco, insomma, diciamo, un po' Lio dopo il trucco. Ah, la cassetta del Festival Bar. Grazie Leonardo. La mia amica aveva quello blu quando c'era una Luna Pop. Beh sì, è vero, c'era la blu e la rossa. Forse a volte c'era anche la verde. Comunque c'era cassetta blu e cassetta rossa. Mi ricordo anche i dischi. No, io mi ricordo ai tempi, non so se qualcuno se lo ricorda. No, il profeta pazzo è tornato. Scusami, è tornato il profeta pazzo. È tornato del 2. Ma è folle questo. Tutti lo ascoltano. Tra il 2000 esatto, poteva essere Pokémon, rosso e blu. 2004-2005, quell'annata lì. Era il periodo che la Kellogg's metteva come si chiama? Metteva dentro alle loro cose, alle loro scatole, ci metteva i giochi, i CD con i giochi da provare. Non i giochi, e mi ricordo. Sì, esatto, con Roseville, bravo, cavolo. Il Rose esisteva. È vero. Pensato femmina, ho pensato Roseville, sì. Ma era Rosa Chemical, sì. No, ripeto, ultimamente, diciamoci la verità onesta. Ci sono maschi che vanno a farsi fare le unghie da vestista, Non è una roba così strana oggi. No, però. Perché, voglio dire, comunque, le unghie non è un problema tagliarsele, perché sono tagliatissime, però, ripeto, se magari qualcuno vuole farsi qualche roba strana, qualche personaggio nel mondo dell'intrattenimento può farsi. Non c'è nulla di sconvolgente in tutto ciò, non c'è nulla. Ecco, cosa stavo dicendo? Mi ricordo che la Fonzis per un periodo metteva all'interno delle proprie convenzioni. Roseville sembra Bulma, sì, Roseville mi piace tantissimo come look, veramente tosta, non nel senso tipo heavy metal, proprio tosta, nel senso che è un bel look forte, diciamo. Non mi dispiace per niente Roseville, sì, ci assomiglia un po'. Dio, che è qualcosa? Guarda, qui ci sono i corrotti, si chiamano, sono dei mostri spaventosissimi, sono roba che esperimenti di Chernobyl. Oh, Emilia, io lo adoravo, Luke, anche la cantante dei Lacuna Coil, per dire in italiano, Roseville è bellissima. Adesso me la devo far vedere, perché lo stavo dicendo. Sì, non so se qualcuno se lo ricorda. No, tranquillo. Non so se qualcuno se lo ricorda. C'erano i CD con la musica ed erano marchiati, diciamo così, avevano il marchio delle Fonzis. E da lì ho scoperto alcuni delle Fonzis, perché c'è stato un periodo in cui le come si chiama? La Fonzis c'aveva questa cosa qui. Scusa un attimo, è appena successo un'esplosione, mai vista? Cavolo. Sì, l'ho vista.
Si chiamava diversamente, però. Stendi questo morto di non fuoco! era scritta così, non mi ricordo il nome preciso. Era quella che aveva cantato con Ramazzotti, mi sa. Sì, faccio vedere Roseville, merita. Questa qua, eclettica, originale e glamour, 3 aggettivi che descrivono al meglio chi è Roseville, una delle grandi rivelazioni dell'ultimo Sanremo 2024. Milanese, di nascita, statunitense d'adozione. Voglio anch'io fare la statunitense d'adozione. Perché non posso fare la statunitense d'adozione? Facendo presto agli amati dell'urban e del rap. Anch'io voglio fare la statunitense d'adozione, no? Non posso, non me lo concedono. Cristina Scabbia, eccola, Cristina Scabbia, ma poi bravissima anche a cantare, Cristina Scabbia, lo faccio vedere, perché per me è tosta, una donna tosta, grande cantante, bellissima voce, fra l'altro. Ovvio che a volte c'ha dei look, guarda, così è adorabile, però, dai, è fantastica. Non so, poi dipende se vi piace il look goth un pochettino, ma non è tanto dark, non è proprio quel goth estremo, però a me piace tantissimo quel look lì, li adoro. Snow to Sahara, sì, ma ricordo, sì, ma certo, Leonardo, è un'epoca che ho seguito, come dicevo. Anastasia, qual è Anastasia? È un'altra ancora. Io pensavo parlassi di Ungan, come si chiamava? Anastasia, cantante, perché mi dice pianta. Eccola, è un po' andata dimenticata lei, mi spiace perché non era cattiva. Poi vabbè, io se vogliamo parlare di mie preferite, se vogliamo parlare un po' più leggere, c'è Lene Marvin, che questa qui, Kevin non lo sa, vero? Che Kevin non lo sa. No, Kevin... ti giuro, Kevin, quel nome mi fa troppo ridere. Sì, questa immagine qua Kevin non l'ha mai vista, vero? Questa immagine qua. Cristina Scabbia, mi sembra le... come si chiama? Le divas create da quello lì, check. Vero. Cristina è pure una gamer, davvero, non lo sapevo, cavolo. Comunque, ripeto, deve essere una persona molto simpatica, questa è una mia sensazione. Ma sbaglio, aveva aperto un canale sul sito Viola, gamer, in Twitch, dai, diciamo il nome, Twitch. Sbaglio, aveva aperto un canale. Mi sembrava di essere iscritto al suo canale, per motivo volevo chiedere. Ho un vago ricordo che mi ero iscritto al suo canale nei periodi del lockdown. Insomma, io magari non se lo ricordo più il lockdown, è passato il tempo. Sì, certo, perché non ho passato un periodo di merda. Non eri chiuso obbligatoriamente in casa. Ero fuggito a Bahamas. Ero fuggito, ma porco. Come si chiama? No, comunque, tornando un attimo al discorso di... Un attimo che metto su sound. Valentina chi è Valentina? Quella che è io, Valentina. Oggi l'emergenza è bloccare Leone Max. Ma com'è possibile? Chiudiamo i parchi pubblici, chiudiamo i bar, chiudiamo i pub, ti trovo a passeggiare sul lungomare, ti trovo stravaccato sulla panchina, ti obbligo a questo punto a stare in quarantena per 15 giorni. Finito adesso il sound. Il miglior cantante della storia è Gigi Finizio, Il sapore della mia terra. Ma non era peggiore, indubbiamente non era peggiore, assolutamente, non era neanche... Io ti devo trovare, tu devi sentire questo, Matteo, nella vita devi sentire almeno una volta Salvatore Adamo, che funerale. Sentirai, c'è l'intro di Undertaker. È veramente, non sto scherzando. Ha anticipato Undertaker nell'epoca, perché quel brano è quello di Chopin. Sì, vabbè, ma aria potentissima. No, è stata bloccata. Cavolo sto Petroschi, Petroschi. No, comunque, come ti stavo dicendo, Jack, così poi chiudo il discorso. Che stavamo parlando di musica. Ma solo un attimo, perché siamo in una scena estremamente importante. Abbiamo aria bloccata. Sì, una situazione. Era un meme, non scusami, me l'ero perso sto meme, guarda. Liberalia. Va bene, dimmi pure che siamo in battaglia. Dico, nel 2005, per quell'annata lì, lo sai chi era che caricava? Cioè, c'era la che dava i videogiochi. La Fonsis invece dava i CD musicali, solamente che i CD talmente aveva poca memoria che c'entravano 3 canzoni. Per forza. I gemelli diversi, i The Calling, i Calling, non ce l'ho presente. I Delia 5, se non mi sbaglio. Chi? Era un gruppo, si chiamava Delia 5, cioè è scritto. È stato un gruppo. Mi ricordo i Maroon 5, No, i Maroon 5 sì, però no, loro si chiamavano Delia V.
Ah, Delia Vu, se avevano mandato non conoscevo. Signorante. La sigla, perché aveva una sigla per Festival Bar, non sapevo neanche aveva una sigla. Sto generatore di suono. Sì, c'aveva... Oh, yeah. Il Festival Bar ce l'aveva il coso. Dico sicuramente come dico. Dico, sì, il Festival Bar ce l'aveva la sigla. Ormai è d'onore che sono qui, Carmelo, che ti sento. Oh, ciao come dico. Cometino oggi per festeggiare il compleanno è andato nel fango. Oggi il nostro cometino diventa... Dico, oggi il nostro comitino diventa sommelier di grado alto. Esatto, sale di grado. Sommelier è un lavoro ben pagato, come dire, dovresti dire io sono sommelier. Guardate, Raffa è sparito nel nulla. No, Raffaele c'è. Sono qua. C'è Raffaele, certo che c'è Raffaele. Jack diventa un sacerdote sommelier, tu sei un sacerdote di YouTube. E io diventerò un sacerdote potentissimo con superpoteri. Che dirò che ti inventi, Carmelo. Che dirò, ti apro il terzo occhio di stanza e vedi che si apre l'occhio a Lio e inizi a vedere. Lio, ti sblocco un potere. Io ti sblocco un potere che odierai. Che vai in giro e puoi vedere attraverso i vestiti con il terzo occhio. Sarà un potere che ti odierai. Questa notte avreste dovuto vedere che il casino che stavamo facendo su GTA San Andreas. È tipo che c'era anche Superman quel potere lì, quindi. Io bello che come dico, ieri sera ci mando un messaggio, ragazzi, come al gruppo. Ci faccio, ragazzi, se passa come Dino, fate gli auguri da ma perché ieri sei andato in live lì? No, ero ieri sera a mezzanotte, ero su WhatsApp. Ah, ok, ci mando un messaggio e ci dico, ragazzi, se passa come Dino, ditegli che faccio gli auguri. Non so, a un certo punto vedo, c'era Christian che non so con chi stava a discutere. Il povero gatto che lì, il poveretto era la non so che problemi stava avendo sul canale Viola. Timothy che si era perso, come Tino che non parlava. Quindi ho detto vabbè, vado a dormire, speriamo che domani mattina non li dormo. Ma scusami Carmelo, se tu mai dessi un'occhiata alle notifiche su Discord o Telegram, vedrai dove minchia ero. Ieri ti stai a ballare la samba. È la lambada. La samba adesso. Si vedo ballare la samba e la lambada. Tu la lambada. E alla fine il limbo, fa il limbo, scavalca, passa sotto il bastone, fa il limbo. Passa sotto bastone. Limbo c'è sto bastone. Cosa è successo? Omega libera! Ragazzi, mi muto un attimo, perdonatemi, ma c'è il finale della missione, invito a seguire perché è bello. Muto un attimo. Ok, godiamocelo. No, cosa è successo? Non è ancora finita. Perché qui ci saranno delle scene, penso, Poi devo andare. Ando sta. Allora. Quindi con chi devo parlare io qua? Generale Petrovsky, mi sta proprio sulle scatole questo. Scusatemi la parola, ma è stipatico veramente, non lo sopporto. Ok. Un attimo Leonardo, mi sono mutato. Abbi pazienza. Io me ne ricordo io quelli, sì, me ne ricordo io. It's over. Commander Shepard, I surrender myself into your custody. Sì, col cavolo. That is the most pathetic thing I've ever heard. Non lo perdoniamo. Shepard, I'm unarmed, and I can give the Alliance intel. Ho già pronto il R2. You'll say anything to save your skin. I'll let you escape, Omega. I deserve. Merito pietà. Is this true, Arya? Inexplicably. I think he'd agree now that it was the biggest mistake of his life. Questo ha causato tanto male a tante persone. This is murder. That's right. Beh, lo sta facendo lei, non io. No, ma che fermarla, vai pure. Vai pure. No less than you deserve. Non ho visto niente, non ho visto le due. You will get a quick, easy death.
Davanti a tutti, però. Aria? Io e te andiamo d'accordo. Io e Aria andiamo più d'accordo di quanto pensassi, guarda. Clean up this mess. Finita. Sure, I never thought I'd enjoy having a partner. Sì, sì, sì! Oh, finalmente, finalmente. Oh, che bella notizia. Thank you for not interfering. Killing that man was deeply satisfying. And thanks to you, I have Omega back. Grazie a te. E adesso? So what's your plan? There's a lot to rebuild. Un gruppo, lì un gruppo. Command center. Ma sai che Wakame quando ci da dentro, ci da dentro. Ciao Xinkai! Abbiamo appena ricevuto un bacione da Aria T-Lock. Sono contentissimo, visto che appassionato, l'abbiamo aiutato a salvare tutto, tornare ai nostri accordi. Ciao Xinkai! Che bello! Non c'è nulla di più bello quando due donne si mostrano un affetto incredibile, si vogliono bene, è bellissimo, è bellissimo. Grazie, Aria, sono felicissimo. Una delle cose più belle che potevo vedere nel gioco è arrivata, finalmente. Sarà contentissima la nostra psicologa, la specialista Trainor, sicuramente sarà molto contenta. Ok. Signor, buonasera. Adesso ti faccio sentire anche gli altri ragazzi appena finisce la scena. Sono mutato per la scena finale, di Omega. Sono tornata al comando. Vai Aria, sono un tuo fan adesso, ragazzi. Ha mantenuto la parola. Brava, brava. Cuoricino per Aria. Certo, un attimo. Ma non so, ma quali non si vedono mica lì. Io parlo dell'estetica, dell'affetto. L'affetto è un bellissimo segno. Poi Wakame, ripeto, meritava un po' d'affetto, visto che sta facendo cose molto buone e positive. Omega, vi vendicherete, va che gentile che lei è, dolce e carina. Nairina è morta. Ciao anche qui Xing, mitica Xing. Xing Kai. Don't with Omega, non posso dirlo. So che 4 belle mozzarella del bufalo non è buono. Altre cose. Sì, arrivo un attimo, c'è la scena lì. Se tolgo l'audio, se tolgo il muto, mi parlate sopra, quindi datemi il tempo. No, ma sta trascinando la gente. Cavolo, ecco, questo è un pianeta. Sì, è lui Kevin, è certo che è lui. Ma che certo, è Kevin Splatter, è il mio moderatore, è lui, è il mitico Kevin. Ma è lui. È certo che è lui. È certo che Sinkai che è lui, ma certo lo sa, gli ho anche detto che poi verrò ospite da te. Dico, mi scusi signor Jack, vabbè che erano 4 belle mozzarelle di bufala. Ma io non guardavo quelle, io guardavo il fatto dell'amore. Nell'ora nel momento abbiamo un lavoro da fare, quindi se qual è il lavoro da fare? Può fare meno il micio, quello. Cioè mi stai dicendo che devo andare sulla Normandy a invitare la giornalista nel mio ufficio? Va bene, ok. Accettato. Se vuoi pigiare. Aspetta, Miranda dice: Miranda, Shepard, una cosa importante da dirci. Ci vediamo al mercato del Presidio. Prontissimo per Miranda. Peccato che Miranda non ha più interessi. Peccato. Miranda non ha l'interesse. Jack, senza offesa, ma sei una donnaccia di porto. Che cavolo. No, è solo una. Allora, si chiama edonismo. È la bellezza estetica. Si chiama pucciare il biscotto. Si chiama pucciare il biscotto, che poi per te sarebbe inzuppare la fava. Leonardo dice massimo a febbraio farò 12 anni. Dice no, non è vero, ha detto 12 febbraio farò gli anni. Sì, vabbè. No, Leonardo, io non ho capito la domanda che mi hai fatto. Che cavolo sono i Moby? Ma è un gruppo musicale. È un gruppo musicale. Adesso faccio vedere. Allora, guarda.
Guarda, vi faccio vedere. No, beh, questo qui è un po' scoperta, perciò non va bene. Dipinto. Sto cercando un dipinto. No, neanche questo non posso farla vedere. O ci metto cartone. Poi YouTube si lamenta. Sai che c'è? Ti ricordi che ti avevo detto? Trovata, c'è solo il volto. Aspetta, c'è solo il volto di lei. Boia, non va bene. Dimmi cosa hai trovato. Oh, ragazzi. Ecco. È caduto il bot. Ah, beh, ma pensavo che fosse caduto. Ok, faccio vedere. Guardate, Wakame è solo un'ammiratrice, vede un bellissimo volto e pensa: questa è arte. È come Botticelli, è la trascendenza della bellezza umana. Jack, vattene a fare in culo, ma proprio pesante. Perché ti schifa tanto dire che è lesbica? Perché è andata anche con i maschi, non è un problema. Semplicemente non le cambia nulla, va bene. È l'amore, l'amore ha tante forme. È da un quarto d'ora che questo sta picciando come si chiama? Sta picciando tutte. Anche Garus, vedi, anche Garus, Lio, Garus è un uomo, non è un essere umano, è un alieno. Vabbè, perché quello gli vuole far provare la salsiccia. Ma c'ha quelle bellissime scaglie. Ma vuoi metterci a carezzare le scaglie e sentire cosa c'è dentro? È bellissimo. C'è quelle scaglie sulla pagina così carine. Grazie Kevin, apprezzo il tuo perdono. Ho fatto 2 nomi diversi fra YouTube. Sì, però sempre lui, sempre Kevin e Kevin. Okay. Sì, diciamo sì, ma io ero di più da Renato Zero. Cioè, ecco, il tenente mi ha detto giochiamo insieme, anche lui. Vedi, io non ho problemi con nessuno. Allora, io di più, i gruppi che io ascoltavo di più erano i Negrita, perché hanno fatto dei film di Aldo Giovanni e Giacomo. Sì, quella canzone. Gemelli Diversi, che questi li ho conosciuti proprio grazie al CD musicale della Fozis. Vabbè, poi i Kiss, Europe, perché qualche mio cugino me li ha consigliato. Liara mi ha detto voglio vederti nel tuo ufficio ora. Ragazzi, mamma mia, c'è Liara, mamma mia, non posso trattenerla. Ascoltami, è la cosa più importante. E poi sarei io il pervertito. Ma scusami, sono riunioni d'affari, sono necessarie per il bene dell'umanità. Noi dobbiamo trattare con bicchieri di buon vino di Cometino, dobbiamo trattare il futuro dell'essere umano. Poi ho conosciuto. Fatemi vivere questo momento. Come faccio a evitarlo? I Tintoria, che sono un gruppo siciliano rock, se non mi sbaglio. Tintoria si chiamano. Me li ho sentiti, mi sa. Mi sembra che un anno hanno partecipato forse al Festival Bar, o al Festival Bar o a Sanremo, se non mi ricordo male. Però mica e facevano canzoni che erano belle. Ma non so perché non riesco a invitare nella mia cabina. Poi c'è sto gruppo qui, Jack, che ora lo scrivo perché non mi ricordo il nome. Cucuredi? Questo qui sembra una stronzata. Ti ricordi quando ti disse i tempi? Immagino una conferenza, Jack in giacca e cravatta, fa tutto il dialogo tecnico, gli occhialini a professore, mi ci vedo. Arriva lì in 3 secondi e lo distrugge senza mezzi termini. Io ho un'idea incredibile, scientificamente impossibile. Ma allora, ti ricordi che ai tempi ti dissi, Jack, non so se tu mi puoi aiutare, visto che tu conoscevi più canzoni di me, c'era quel gruppo, c'è quella canzone che era la canzone dei come si chiama? Della cosa del servizio civile. No, non lo sapevo, infatti, purtroppo. Il gruppo si chiamava Cerchi nel Grano e la canzone era questa qui. Ti giuro, sembra fatta apposta. Io dopo che ti avevo detto quella cosa quel giorno, dissi Jack, ci rinuncio, non l'ho più trovata. Vado su YouTube, sembra fatta apposta. Vado per cercare la canzone, cioè cercare sto cavolo di spot. E forse è stato t'hai consigliati, non lo so. Mi spunta sto nome qui. Dico, proviamo. Ci clicco. No, è stato per un commento. Ci clicco. Cavolo, era quella canzone lì. Che bello che l'hai trovato. E c'era questo gruppo qua, si chiama I Cerchi nel Grano, che
Abbiamo fatto solo sta canzone e poi basta. Ma non è, a volte non diventano famosi. Negli ultimi tempi ho iniziato ad ascoltare chi erano i Rovere, se non mi sbaglio, i Rumatera, che è un altro gruppo che mi sta piacendo, mi sembra come gruppi italiani, vabbè, i Luna Pop, ma i Luna Pop sono sciolti tempo fa, e io ho tolto tre e basta. Te lo dico come donna, facciamoci un brindisi. A te Karin, dai, la chiamo per nome. Madonna che sono curioso di chiamare amica averti con me. Si chiama Karin? Non lo sapevo. Oh, finché non si chiama Karen non è colpa nostra. No, Karin, lo so, è strano. È un bel nome, Karin. Bello. Raffaele, Karen non è un bel nome. Soprattutto in America. No, lì aspetta. Io sto dicendo Karin. Karin, è un bel esatto, nome. Karin, sì. Ma Karen praticamente Karen è un nome normalissimo di persona. Poi guarda che è talmente brava lei che sta in mezzo. Guarda dove sta. È un insulto slang. Madonna santa. Uno slang, è vero. Ho sentito Karen è un insulto slang verso quelle prime donne. Sì, è perché c'era una così, lo so, è vero sta cosa. Dicono fa la Karen, è vero, sul web si usa. Poi non so chi sia l'originale. Se lo usi qua in Italia, praticamente sta dicendo che è una figlia di. Cioè, porco due. L'ultima volta che io su TikTok che avevo detto una cavolata, io ho detto cavolo, ti comporti proprio da Karen perché sono cavolate queste qui. E che cavolo gli avessi detto che t'ammazzo, che no, occhio con le parole, anche se non lo stai dicendo. Occhio, YouTube capisce sempre male YouTube, perché legge l'algoritmo, pensa male. No, tu non stai dicendo no, TikTok. Questa qui mi inizia a scrivere in privato. Io ti denuncio. Sì, è vero. No. Però denunciarmi mi sembra eccessivo, però. No, però questa nel video aveva insultato un'altra ragazza. Ma no, non voglio sapere. Io, tieni fuori dal mio canale queste cose. Tienile fuori. Il mio canale non si parla di queste cose qua. Non voglio saperlo. Mi piace, ma abbi pazienza, ma bisogna prendere sempre delle misure di sicurezza. Comunque, tutte quelle navi che tu ti stai mettendo collezionate, mi fa venire in mente la scena dei Sims nel futuro, quando c'è Homer che non bere più, crea i cosi. Cosa che è? Tu sai che stile modellismo, ci sono quelli che mettono le navi, le barche, quelle in miniatura all'interno della cittadella. Sì, ma non so perché non riesco a invitare nella cabina. Mi stanno dicendo dobbiamo vederci nella tua cabina ora e non posso. Lui praticamente aveva fatto con tutte le astronavi stile aliene così, mica si gira a un certo punto, ma distruggerei tutte queste cazzarole del bottiglie per bere una birra. Quindi povero Homer non l'hanno fatto più bere da un sacco di tempo. Povero Cristo. Vabbè, andiamo un attimo, occhio le parole, non menzionare il coso, insomma, Gesù, insomma, evitiamo che sa com'è. Tra l'altro, no, perché ho già avuto troppi problemi, e fidati, ho avuto troppi problemi perché sono delle parole che... E allora non ti posso consigliare un gioco che c'avevo in mente. Qual è? Però sono curioso adesso. Non so se sul PlayStation Store c'è. Dovessi cercare Fight of Gods. Fight of Gods. C'è online. Mi viene da ridere perché Nintendo Switch, ce l'hanno messo sul Nintendo, perché tra i personaggi che tu puoi utilizzare per giocare, a parte Anubi e cose, c'è Gesù Cristo. Ma che bello! Babbo Natale. Ma lo vedo! Ma l'hai fatto benissimo! No! Non posso farlo vedere, però sì. Ste robe sulle braccia. Di prendere a pizze. Beh, bello muscoloso, ragazzi, bello muscoloso. L'unica pecca lo sai qual è? Grande Mosè mi sembra stato simpatico. Jack, l'unica pecca lo sai qual è? E ci sono dei pezzi della croce attaccati alle sue mani. Non so, l'ho visto. Staccati con la sua potenza.
è talmente potente che la staccate. Poi c'è i rovi che gli tengono la gonnella, mamma mia. Questo è... I rovi che tengono la gonnella è bellissimo. E poi no, il potere divino, la resurrezione. Cioè, tra i come si chiama? Tra le skin sembra una blasfemia, ma non lo è. C'è Gesù Cristo abbronzato, palestrato. Ma è già palestrato. Con i capelli biondi. Stiamo parlando di un videogioco, YouTube. Stiamo parlando di un videogioco. È solo un videogioco. La corona di spine, la corona di spine diventa dorata di colpo a colpo. Senza che nessuno la tocca. No, diventa dorata. Porco due. Ma che cavolo. Occhio! Anche quella parola lì, che YouTube mi capisce sempre un'altra cosa. Abbi pazienza, No, mi stanno comunque distruggendo, abbi pazienza. In sto gioco ho visto c'è Mosè con le Madonna. Mosè è fighissimo. Vabbè, ma Mosè io ho sempre uno dei miei preferiti. Utilizza le tavole dei 10 comandamenti come se fossero in un gioco. Cioè, attaccata a una catena, inizia a girare sta catena in meno a tutte, dai. Così che si fa, forza Mosè, ti fiamo per te, dai. Così è come citare. Però ho visto che c'è anche Buddha, che figo Buddha. C'è Buddha, allora c'è Buddha, c'è Anubis. Chi c'è di indiani? Chi c'è di indiani? Babbo Natale. Babbo Natale non è indiano. No, stavo dicendo quelli che c'erano. Dimmi, sono curioso. Poi c'è una divinità femminile. Vabbè, una. Questa qui lancia le... Ma dimmi i nomi, no? Aspetta, allora te lo dico i nomi dei... Ok. Fight of... Non capisco perché non mi lascia invitare la gente nel mio camerino. Dobbiamo mandare avanti la trama, perché le scene di Liara sono utili, perché sono scene della lore, sono importantissime, ragazzi. Per questo sto cercando di invitare Liara. Allora, ti dico quelli che ci sono, perché c'ho proprio la schermata davanti. Allora, c'è Amaterasu. Ma io l'adoro Amaterasu. Anubis. Grande. Atena. Sì. Buddha. Freya. Guangong. Ed sembra Attila con un vestito da monaco verde con è tutto rosso. Gesù. Mazu. Azura Mazu, Mosè. Odino. Babbo Natale. Sif. Il Susanoo. Tudigong. Zeus e sono finiti. Pensavo di più. Non hanno fatto DLC tipo. Ma non mi sembra, cioè almeno non li vedo. 13 euro su Steam, ma dubito se soldi ben spesi, non lo so, dipende dal tuo livello di blasfemia, Kevin. Dipende dal tuo livello di blasfemia. No, allora non è blasfemo il gioco. Dipende dal punto di vista. Dal mio no, dal mio proprio per niente. Io avrei voluto vedere certi su Smite. Allora, se dovessimo parlare di giochi proprio che toccano il blasfemo. No, non parliamone, no, scusami, non rischiamo. Ce n'è uno solo ed è pure italiano. Ed è dal 2 nel nome, sì. In che senso? Ha dei personaggi Total War Troy? In che senso? Chi ha Total War Troy? C'entra poco con il discorso di Lio, ma un gioco che mi ha fatto impazzire proprio per questi personaggi. Ah, bello Total War! Io c'ho coso. Ci sono i favori divini, che bello, non sapevo che avevano fatto i favori divini. Era Zeus, Ares, Apollo, Atena, a Poseidone e a Afrodite. Allora, nel mente che ci sei, cercati Age of Mythology. Ma lo conosco. E quello è un altro bello. Sai perché? Lo conosco, è vecchissimo questo gioco. Ma l'ho anche giocato, Ma soltanto una campagna per il giocatore singolo. È vero che aveva la storia, aveva un re di Atlantide. Wow, un eroe di Atlantide. Ma che bello. E tu sai che amo Atlantide io. Domani, ragazzi, a proposito, cerchiamo di finire l'Egitto. Il mio è altissimo, ma ve lo evito.
Ma me lo scrivi in privato, Kevin, su Telegram? La mia curiosità penso che sia troppo alta. Come faccio? Scusatemi ragazzi, io non riesco a invitare gente nella mia cabina, devo invitare 2 persone nella mia cabina e non mi fa fare. Sono un po' bloccato perché vorrei portare avanti. Mettiti sul letto, vediamo che. No, non è sul letto. Ma intanto quel criceto si è morto, arrivederci, grazie. Non gli ha dato perché è morto? Perché è morto? Non muore, non può morire. A quel povero criceto. No, è lì tranquillo. Invece, Tingai, ti scrivo questo nome. Non riesco a accedere. Aspetta. Ma perché proprio su Forum Free che non mi lascia più entrare? Non so perché non mi lascia entrare su Forum Free. Invita la tua cabina tranne l'intercom. Scusami. Tingai, il nome è questo qui. È un gioco di corse, però l'unica pecca è che non so se sui sistemi moderni parte. E sto gioco qua praticamente ti fai tutta quasi la carriera con auto da corsa del secondo dopoguerra. È bellissimo come cosa, come gioco. Diana non sblocca. Sono disperato ragazzi, non scopo. Kevin, Jack ha chiesto se gli potesti mandare il nome del me l'avrà mandato, gioco. Penso. Non lo so, non ho ancora aperto. Il nome del gioco, quello lì che non si può nominare, che tu avevi detto prima. Sì, sono curioso. Se me lo mandi in privato su buon Telegram. Fammi vedere. Comunque è nato bello, Jack, come ti ho detto, è demigod. Io te lo consiglierei. Sì, ma tanto non li porto sul canale i giochi se non sono per PlayStation. Troppo scomodo, mi fa solo riscaldare tutto. No, solo per mostrare un pochettino i personaggi. Un attimo, io sono ma porco cane, non riesco a. C'è un glitch su Mass Effect 3. Ci sono dei problemi. Stinkai, piccola curiosità, alla fine poi l'hai provato quel gioco lì o ancora no? È per curiosità. Cioè, già hai messo mano sui dosa erba da corsa o ancora non l'hai provato? No, ma Raff, l'atto quando è stato martedì, martedì ci siamo pisciati io e Xingai. Io che dicevo a Xingai, guarda, il gioco si chiama qui. Non ho proprio parlato tanto con Topo proprio delle auto di quel periodo, bellissimo. Sì. E nel mente dicevamo a Jack, no, ma sai, c'è magari calcio il minipale combatte. Lui fa, che cavolo è? C'è a gamba destra un giocatore. Ci dico, no, praticamente ci sono i piloti, gente che. No, non l'ho ancora provato, però mi sono segnato il nome. Dovrebbe essere qua, ma non me lo fa fare. È assurdo, ragazzi. Dov'è l'intercom? L'intercom è questo qua. Un attimo, non lo sto ritrovando più in nessuna. Ci rinuncio per ora, ma tanto ci sarà altro tempo dopo. Vado prima a fare la prossima missione DLC. Inizio il prossimo DLC. E poi ci proverò di nuovo. Mi scoccia invece. Dovrei farlo. Io invece vorrei, se ci riesco, magari devo prima parlare con qualcuno che mi blocca. Iniziarmi a installare. Dove cavolo l'ho messo? Può essere che ci sia una scena che mi blocca tutto. A parte il gioco di Robin Hood, quello che più avanti questo non mi vuole parlare insieme. Me lo voglio portare. Mi voglio iniziare a parte anche l'Impero dei Mari sarebbe bello, però questo forse me lo faccio dopo. Non ho ancora provato, mi segnate il nome così lo recupero. Ah, ok. Dove caspiro l'ho messo? Salve Shepard. Sono disperato in questo momento. Chi è che è caduto ed è rientrato? Non ero caduto, mi sono disconnesso un attimo per provare a chiamare uno se magari mi rispondesse.
Qualche tuo collega? Non sappiamo la verità, è la sua fidanzata. Ma quale fidanzata, Max? Vuoi subito un paio di sberle? Stasera ti faccio una sorpresa speciale per te. Cos'è qualche tuo cliente? Ma cliente ce n'è al massimo te, porco di che. Ma non è mica brutto avere dei clienti, è una cosa buona, è una cosa legale. Ma comunque stavo cercando di contattare un ragazzo di Arcugnano, se mai mi rispondeva. È il ciclo arturiano. Gli ho inviato l'invito della festa. Immagini. Ma non mi ha ancora risposto. Dico, per offrirgli la promozione 20x10, paghi 10 bottiglie di... Le vere amicizie sono quelle con cui guadagni 10% di sconto. Jack, scusa, ma se mi hai risposto non ti ho sentito. Sì, Kevin, ti ho chiesto se mi puoi mandare il nome di quel gioco blasfemo in privato su Telegram. Sono troppo curioso, la mia curiosità non può reggere, devo sapere qual è questo gioco. Jack, poi me lo passi a me, che io sono curioso di vedere che cavolo è. Certo. Che possibile. Tanto non è che lo gioco, però giusto per curiosità. Dico, sicuramente lo conosco. L'unico che conosco io lo conosciamo tutti qui dentro, non è che c'è da girarsi e girare i pollici e far finta che non esiste. C'è da girarsi i pollici. Se va su YouTube, magari siamo su YouTube. I russi. Magari i russi se no, non nominiamo certe cose prima che mi bombardano. Non diciamo prima che mi bombardano. Non diciamo niente, ragazzi. Non dico nulla. Qui. La battaglia delle Termopili Sparta. Questo gioco l'ho preso usato, se non mi sbaglio, per quei tempi. Vorrei provare a installarmelo per iniziarlo come serie. Oggi mi sono finito anche Criostasis. Boia, sto sclerando. Sto impazzendo veramente. Potete immaginare. Non potete immaginare quanto mi sta facendo imbestialire sta parte. Ufficio chef. Sì, chi è sta Patrizia? Patrician, chi è Patrizia? Patrician, chi è Patrizia? Patrician. Il gioco dell'impero romano, Patrician. È il gioco dell'impero romano. Patrizia, i patrizi, sono i patrizi. Patrizi sono quelli che fanno a Roma. Dico dai, Roma, famosi patrizi dell'epoca. Forza Lupi, sono finiti i tempi cupi. Poi dico ma piuttosto Forza Napoli, ma meglio, esatto. Mi dispiace c'è ragione Raffaele. No, mi dispiace per ieri. Allora, sotto questo aspetto c'ho una cosa da dire. Allora, è che purtroppo, diciamo che ieri sera, si sapeva che era difficile, ma comunque il Napoli ha sbagliato nella partita col Copenaghen. È vero. Non aveva la testa lì. No, ma noi ieri l'Inter ha fatto un gol bellissimo su punizione. L'Inter ha fatto ieri avevamo veramente bello. Borussia Dortmund e Borussia Dortmund non hanno resistito benissimo, però poi quel gol su punizione era una roba bellissima. E comunque la cosa che più mi ha colpito è stato il gol del portiere del Benfica. Bello. Incredibile. Anch'io. Mamma mia. Lo sai perché l'ha fatto? Perché gli serviva. No, perché sugli spatti c'era una bella Monaco, una quarta. C'era Mourinho sul piede di guerra. È una tizia. Se fai gol, questo ma è una. Io pensavo fosse una. Il tuo, non lo sapevo che tenevi quello. Dingai praticamente Patricia. Vabbè, ma si può dire Outlast 2 si può parlare, si può dire Outlast 2, dai. Outlast 2 è un gioco che si può. Outlast sì. Outlast 2 quindi blasfemo, avevo visto l'intro. No, allora il secondo sì, il primo no. Il secondo, infatti il 2. Il secondo praticamente è prendi Wayne on Mercy, Bray Wyatt e mettili con Mason, praticamente ti creano Jason. Non è Jason. Mason. Ho capito, ma stavo citando i direi. Certo Matteo, chiedimi pure, se io mi lascia rispondere con molto piacere ti rispondo, veramente. Dimmi Matteo. Adesso aspettiamo la domanda, giustamente.
parla pure, tranquillo. Dica, signor Matteo, dica. Sono curioso. Scusatemi, ho rallentato un po' perché volevo capire se riesco. Cavolo, io voglio mandare avanti i dialoghi di trama. Sembra che la squadra si è bloccata. C'avevi Charizard da presso. Non so cosa è successo qua. Infatti hai detto 2, esatto. Veramente. Grazie. Ma guarda, allora lo giocherò perché poi qualcuno mi aveva detto, forse Gerux, ma sai, però il 2 è sopravvalutato, magari non era lui, mi scuso nel caso, ma qualcuno mi aveva detto, ma sai, è sopravvalutato il 2. Non nominiamo i nomi di vabbè, non lo sento quasi mai, però ogni tanto. E di dietro a Tarallo. che quello ormai ci ha pure abbandonato con la cafe. Sì, vabbè, come anch'io ho abbandonato. Datemi il tempo che allora, sabato vorrei vedere la Royal Rumble, inizia alle 19, noi saremo a casa alle 21. Sì, c'è la possibilità di vedere dall'inizio sul network. Matteo, te lo confermo, si può vedere, c'è parti dall'inizio, certo che si può fare, puoi mandare indietro, se non vai su canale guardi, però c'è la possibilità, altrimenti verso le 22 sarà finito e riuscite a vedervelo quell'ora lì. Certo che si può fare, ma vado subito a fare una prova. Voglio vedere. Com'è? Un attimo, Dio santo. Le parole. Fai vedere? No, è che mi sa che ti stai ascoltando Jerry Scotti, non è vero? Sto ascoltando Max Giusti. No, perché sento la voce sottofondo di Jerry Scotti, stavo dicendo lui. Questo è Max Giusti, non è Jerry. No, non me lo fa più. A quest'ora c'è Max Giusti. Allora, ragazzi, un attimo rispondo al buon. Ragazzi, fatemi rispondere a Matteo che mi ha fatto una domanda importante. No, non mi fa tornare più indietro la diretta. Temo di no, Matteo, però puoi vedertela immediatamente appena finisci. A questo punto non ti conviene vedertelo qualche minuto dopo. E io penso che invece devo andare via verso le 21. Penso invece io vado via verso le 21 e sentivo un po' di wrestling in sottofondo, sto facendo una prova. Devo andare via verso le 21 e quindi non posso vedere l'ultima parte e dovrò rimanere no spoiler. L'altro lì si fa confusione fra Patricia e Port Royal, 2 periodi, 2 zone diverse. Patricia nella lega ansiatica, è vero, me lo ricordo. L'altro le Americhe, 1300 il primo. Ma tu avevi portato infatti Xinkai un paio di giochi della serie, mi ricordo. Consiglio di recuperare i giochi di History Channel, un terzo che è Venice, è vero, è inventato a Venezia. Ci sono alcuni che sono fatti, diciamo così, Jack, quelli di History Channel. Però, cavolo. Vabbè, provo ancora una volta a vedere se si è sbloccato, ho parlato con tutti. Ce ne sono un paio che devo fargli i complimenti. Finirà alle 10, secondo me, Matteo, 3 ore, massimo 3 ore e mezza. E poi te lo mettono in formato. Guarda, tu non hai mai fatto il network. Comunque hai deciso di fare sorpresa al commentino, Jack. Va bene, dimmi che sorpresa è? Quella che penso io? Ti devo dare una mano con la. No, proprio così, Jack. Ti affido. Ragazzi, tutti in silenzio. Che Raffaele è una sorpresa al commentino. Io registro il video. Ok. A te. Parto, Jack? Certo. Ok. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri come Tino, tanti auguri a te. Applausi per Cometino, auguri. Ragazzi, auguroni. Buon compleanno, Cometino Bombino, auguri. Me l'aspettavo, Cristian stanotte in diretta su Twitch. Tu Carmelo ti sei perso il casino che ho fatto ieri. Io di notte non ci sono, ma io di notte ieri ho scritto 2 capitoli. Mandami. Vabbè. Auguri Cometino, glieli fatti ieri, glieli faccio volentieri. Sì. Augurissimi Cometino, 100 di questi giorni, davvero. Anche 1000 magari, si sente. No, aspettavo che cominciavi a cantare, Raffa. Vabbè, ma gli è piaciuto. Beh dai, è una bellissima voce. Raffaele, almeno lui intonato, io non sono capace, io purtroppo. E niente. Ma non è un segreto. È che tu gli dovevi mandare uno dei tuoi pezzi jazz e dei pezzi rock, Cometino.
Quali? Quelli di Assuno e Udio? Che Udio lo odio proprio perché l'ultima volta che ho fatto tentato di fare delle canzoni per Max. Aspetta, Carmelo. Ho fatto delle canzoni per Max, ma non è che mi sono piaciute tanto. Cioè, la musica non mi è piaciuta tanto. Ma poi non può neanche scaricarla adesso. Di me. Aspetta, quella fatta da Jack in stile jazz. Sì, beh, sarebbe swing, non è jazz. Ama il buon vino. Ci tengo a dire che non è jazz, non è jazz, è swing. Sono due cose molto diverse, ma bisogna capire. Comunque va bene, Matteo, ma tu prova, però secondo me bisogna aspettare che finisce. È una rottura, lo so, è una bella rottura, guarda. Ti direi che sicuramente ci sarebbero alternative, ma non se ne può parlare. Però ripeto, sì, è una brutta la famosa cosa pezzotta, Jack. Non ho mai detto questo, no, quello no, in realtà intendevo un'altra roba, intendevo streaming, ma non intendevo quello. Purtroppo. Il streaming, pezzo. No, quello non è, sono due cose diverse, uno è un abbonamento. Ma quindi quel gioco non c'è qua su... Ma va. Sul Play Store, giusto? Ma non lo so, vado a vedere, vabbè, dai, togliamoci subito. No, perché se c'è te lo consiglio. Perché se c'è sulla Switch mi sembra strano che non ci sia sulla PlayStation. No, ma io non spendo 13 euro per questo gioco, poco da dire. 13 euro per un gioco, un picchiaduno che non mi sembra poi tutto così perfetto, no. Ma allora, 13 euro per questo gioco anche potrebbe sembrare un po'... È un po' tanto, sì, mi sembra. No, non c'è. Fight of Animals. Ecco, c'è. 16 euro sulla Play. 16 euro. Fight of Animals è un atto che ti voglio consigliare. Recuperatelo perché ti pisci e magari con quello. Sono stati molto furbi nell'immagine a non metterci voi sapete chi. Sono stati molto furbi a non metterci voi sapete chi in Fight of Animals. Mamma mia, ma c'è un doge potentissimo. Praticamente sono tutti gli animali quelli lì. Gli animali che hanno fatto il meme. Scusa, ma sembra una roba da brain rot. Sembra. No, è stile. Queste sono tutte immagini prese da foto. Da meme, sì, ho capito. Come erano messi, erano particolari. E ti giuro, ma ti sciali dalle risate. C'hai Sì. Ripeto, il prezzo comunque va oltre. Il beluga, come si chiama? Non sono così entusiasmato. Comunque, ragazzi, fatemi fare i saluti. Andiamo in chiusura. Domani ci sarà ancora Tomb Raider. Domani, però, non passo su Discord perché domani devo concentrarmi. Che l'altra volta ho fatto solo un livello, un disastro. Domani devo fare almeno 2. Non finiamo più. Io devo finire entro 2 settimane. Devo finire Tomb Raider. Ho un progetto con Andre. Voldemort può essere Kevin, può essere Voldemort. Comunque andiamo in chiusura. Ringrazio chi è passato, chi ha tenuto compagnia, Raffaele che c'è da tanto tempo, come Tino pure, prima senza voce, ora con la voce. Ringrazio Lio, e con questo abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni. Il signor Bosconi mi faccia salutare e ovviamente ringrazio tutti coloro che sono passati nella live, da Xinca, Matteo, Leonardo e tutti gli altri ragazzi. Grazie di cuore. Domani chiudiamo la settimana con un po' di insomma, un momento fascinoso, Tomb Raider, esploriamo tombe, insomma le solite cose, però siamo in Egitto, quindi ne vale la pena assolutamente. Domani gran finale di settimana, domani però senza disco perché ho bisogno di staccare con mal di testa, mi viene una nausea e dovrei mangiare, ma c'ho mal di testa perché mi scoppia la testa. Vabbè, però non potevo mancare, c'è anche il compleanno come Tino. Grazie, auguri Stefano, passa una bella serata. Grazie. Ciao a tutti, ciao Lio, ciao. Forse casino anche stasera.